live. Siamo live per festeggiare i 2 anni di questo canale. Sembra ieri che ho aperto questo canale e lo facciamo come annunciato con una serie di ospiti. Ne vedo già 3 qui nel backstage, la quarta arriverà tra un po'. Per cui io vi ringrazio insomma per essere qui, sicuramente altre persone si aggiungeranno dopo, poi questa live resterà sul canale per cui sarà possibile anche vederla successivamente. Allora, io chiamerei subito sul palco le persone che sono sul palco, sono abituato a questo linguaggio, le persone che sono qui con me, per cui proverei a aggiungerli. Vediamo. Ok, eccoli. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao. Allora. Che bello vedere un po' di persone che mi tengono compagnia, non sono da solo in questa stanza. Allora, come state? Chi comincia? Allora, bene. Ok. Allora, oggi chiacchieriamo, ognuno di voi si occupa di aspetti diversi, per questo mi faceva piacere provare a raccontare il mondo dell'audio, del video da più punti di vista. E lo facciamo appunto con voi e con una quarta persona, Marileda, che arriverà più tardi. Per cui io terrei Marco dopo, così come scelta, ci siamo già organizzati prima, e partirei magari con Emanuele, se siete d'accordo. Volentieri. Perfetto. A meno che Floriana non voglia cominciare lei, a me va benissimo anche se comincia lei. No, va benissimo Emanuele, puoi partire tu. D'accordo. Allora guarda, io ti faccio vedere, Floriana, ti faccio vedere un primo commento per te. Wow. Da parte di Lucia, quindi... Grazie Lucia. La nostra amica in comune Lucia. Allora, Emanuele. Vai. Chi sei? Che cosa fai? Perché sei qui stasera? Sono qua perché mi ha invitato e questa era facile. Vengo volentieri, io sono un compositore, scrivo musica principalmente, sono anche il fondatore di un'agenzia di sound branding che si chiama O Suono Mio e noi con la nostra agenzia ci occupiamo di tutto quello che è comunicazione attraverso il suono però. Quindi non siamo un'agenzia di pubblicità, abbiamo 3 parole chiave che sono suono, creatività, identità. Quindi noi lavoriamo con i nostri clienti lavorando su questi 3 concetti, quello di suono, di creatività e di identità. È molto bello perché innanzitutto la prima volta che ho sentito O Suono Mio pensavo foste di Napoli. Io sono di Napoli, no? Quindi O Sole Mio, O Suono Mio, ho pensato foste di Napoli. Invece sei proprio da tutt'altra parte d'Italia, fondamentalmente. Sì, io sono trentino, sono delle Dolomiti, sì. però ho origini campane e calabresi in realtà. Però sono nato e vissuto qui. Ok. Allora, mi farebbe piacere parlare di questo, del tuo lavoro, perché è molto interessante. È un aspetto che tu hai detto, noi non facciamo pubblicità, non ci occupiamo di quella parte lì, ma curiamo tutto l'aspetto dell'audio, del suono. Ed è interessante perché, come tu giustamente fra un po' dirai, come abbiamo già chiacchierato io e te, le aziende dovrebbero avere una propria identità anche sonora, nel senso che spesso si tende sempre a creare il logo, quindi una palette di colori, il logo, quindi un'immagine coordinata, e si trascura quello che dovrebbe essere oggi più che mai un elemento fondamentale, che è quello appunto del logo, del sound dell'azienda. È verissimo, infatti è quello di cui noi ci occupiamo principalmente. Diciamo che il cuore di ogni campagna di sound branding è proprio il logo sonoro, che non è altro che quella, breve composizione di suoni o di melodie che rendono riconoscibile un brand. Io la chiamo, per semplificare, ma non troppo, la voce del brand, perché in realtà ognuno di noi ha una voce e la cosa magica della voce è che la voce è diversa veramente in ognuno di noi ha una voce perfettamente riconoscibile per insieme di frequenze, è tutto dovuto, insomma tu ne sai qualcosa, insomma io ho visto proprio un tuo intervento al Web Marketing Festival a riguardo, quindi insomma non mi dilungo su questo aspetto, però in realtà per il brand è importantissimo avere un suono unico e inconfondibile. Pensiamo, diciamo, il sound branding è molto molto frequente, il sound logo nell'automotive, tutti avete in mente il suono di Audi sicuramente, negli ultimi anni poi si è aggiunto da Volkswagen
Peugeot, insomma, tutti i grandi marchi hanno un suono. Adesso addirittura si parla molto di sonorizzare le macchine elettriche perché c'è il problema di Sì. insomma, e quindi la riconoscibilità anche dal punto di vista audio diventa fondamentale, ecco, perché spesso lo si sottovaluta. Insomma, io quotidianamente mi scontro, tra virgolette, con abitudini e tradizioni aziendali per cui le decisioni sonore vengono fatte sulla scorta di sentito dire, di impressioni, e non già di un'analisi attenta di mercato, di target, di quelli che sono veramente i destinatari del messaggio del tuo brand, che hanno un loro immaginario anche sonoro, insomma. Però, insomma, negli ultimi anni sta molto migliorando, anche grazie a aziende come la mia, ma tante altre che sono nate nel frattempo, e tutti stiamo cercando di migliorare quello che è la percezione, perché l'audio in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo di importanza, insomma. Noi abbiamo cominciato anche a fare podcast, però insomma siamo specializzati nel podcast narrativo, perché siamo tutti musicisti, insomma, quindi abbiamo gli skills che servono per il montaggio, l'editing, insomma, tutta una serie di cose. Noi in azienda abbiamo tutta una serie di competenze che utilizziamo, insomma, per fare tutto, per offrire ai nostri clienti tutta quella che è la palette di soluzioni audio possibili. Nel frattempo Elisa commenta dicendo il sound logo è fondamentale, quindi abbiamo persone che la pensano come te, come me, quindi è bello questo. Ma secondo te può anche essere un problema culturale, nel senso che banalmente non si pensa all'importanza di questo aspetto? Perché viviamo in un mondo, e questo esce fuori la parte marketing di me, no? La parte di consulenza marketing. Facciamo già fatica a spiegare alle aziende che hanno bisogno di un logo non fatto dal famoso cugino, ma un logo che abbia un senso, no? Che riesca a comunicare i valori, che riesca insomma a essere moderno e quindi applicabile sulle nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Quindi immagino la fatica che si possa fare nel far capire l'importanza di un logo, ma può essere un problema culturale. Non voglio pensare che sia un problema di budget, perché sicuramente ha dei costi, però se un'azienda capisce l'importanza del logo design, di logo branding, eccetera, eccetera, è un'azienda già avanti, secondo me. Quindi io lo vedo come un problema culturale, però dimmi tu, ovviamente, perché tu hai sicuramente più di me il polso della situazione. Guarda, è sicuramente un problema culturale, perché poi quello che a me è successo in questi anni, e sono molto orgoglioso di poterlo dire, è che abbiamo cominciato con i nostri clienti con proprio quei 3, 4, 5 secondi, e dopo si è creata all'interno delle aziende quella sensibilità per cui io, che all'inizio mi immaginavo che avrei fatto, diciamo, quei lavori, tra virgolette, una botta e via, no? Invece non è vero, cioè il cliente poi insomma si lascia guidare e ti guida lui stesso, perché si creano all'interno dell'azienda quella sensibilità sonora che aiuta a crescere i progetti, insomma, perché noi poi ci siamo trovati a partire dal sound logo e costruire delle web radio, ma anche insomma, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto di una certa importanza è stato un parco sonoro Bello. qua in Val di Rabbi, in Trentino, che sta avendo un successo incredibile. Noi siamo molto felici. Si chiama Fruscio e è tutto basato sul suono e sul contatto con la natura. Non c'è neanche un filo elettrico, sono tutte installazioni acustiche, e questo serviva proprio alla Val di Sole come brand, per avere un luogo dove la natura, diciamo, veniva non solo rispettata, ma anche valorizzata. E questa cosa ha funzionato, insomma, è stato fatto nella Val di Rabbi, che è la valle più selvaggia, chiamiamola così, insomma, più naturale, ecco, del comprensorio della Val di Sole, e sta funzionando molto bene, siamo molto contenti, la gente va su, è felice, insomma, e questa è stata una delle più grosse soddisfazioni, e questo rientra in quel tipo di competenza mista che noi abbiamo tra l'artistico
e il marketing proprio, perché noi abbiamo Certo. tutte e due queste anime, cerchiamo proprio di muoverci su quei fili per fare dei progetti sempre molto poco omologabili, ecco, e molto su misura dei brand che ce lo chiedono, e abbiamo avuto per adesso la fortuna di lavorare con molti brand che ci hanno anche dato spazio e fiducia dopo essere partiti veramente con il piccolo logo sonoro, però da lì è come il logo visuale, no? Cioè, Mhm. io lo chiamo suono coordinato perché è come l'immagine Certo, coordinata. certo. Perché insomma, così come una volta si facevano le buste, la carta intestata, Certo. eccetera, eccetera, noi cuciamo intorno al suono originario del brand, dalle colonne sonore, la musica per il centralino, il podcast con le musiche anch'esse ricavate da SoundLogo, cioè c'è tutto un lavoro molto armonico, consentitemi il termine, che poi va a comunicare il brand con tanti piccoli touch point in maniera molto soft e soprattutto in maniera molto autentica, perché noi siamo super convinti che è proprio questa la strada giusta, almeno quella dove noi ci muoviamo meglio e dove riusciamo a tirare fuori il meglio del brand senza artifici. Ecco, Proviamo a fare qualche esempio, perché a me viene in mente, non so, Netflix, Windows e le grandi aziende, tu prima hai citato Audi. Quindi sì, quello di cui stiamo parlando sono dei suoni o un insieme di suoni, una melodia potremmo chiamarla, qualcosa del genere che ha una durata anche molto molto breve, no? Se pensiamo a Windows, Netflix, eccetera. Quindi certo. volendo proprio spiegare magari a chi ci sta ascoltando o ci ascolterà e non è esperto di questo, noi stiamo parlando Certo. di questo, di questa porzione di audio che serve a identificare nella mente l'azienda e i valori dell'azienda, quello che vuole rappresentare sul mercato? È questo? Sì, in realtà è proprio così, solo che il suono non agisce come il visuale, perché il visuale va interpretato, ma è proprio una questione di conformazione del cervello. Adesso non voglio fare una lezione, cioè diventa noioso, però in realtà se voi ci pensate sopra, lo spavento, noi ci spaventiamo per il suono. Non è mai per qualcosa che vediamo. Quando vediamo qualcosa, prima dobbiamo capire che cos'è, lo interpretiamo e poi capiamo se spaventarci o meno. Ma in Sai realtà una cosa, invece scusami Emanuele, sì, un esempio di quello che stai dicendo che è assolutamente corretto, è guardare un film horror senza audio. Non ha lo esatto. stesso effetto rispetto a un film horror con l'audio. Fate questo test perché è pazzesco, è un effetto completamente diverso. È verissimo, esattamente. E quindi, insomma, diciamo che l'audio lavora proprio sul intuito, sulla parte intuitiva nostra, su quella sotterranea. Quindi, ti faccio un esempio Sì, fisico, il sound logo di Audi, quando è nato e è stato studiato per la prima volta, conteneva dentro di sé tutta una serie di sotto layer proprio di suono, parliamo del suono del bagagliaio che si chiude, del cilindro che fa lo scatto, del cuore, un suono di sintetizzatore che fa la velocità, no? sì. Perché è tuttung, tuttung. Adesso lo hanno molto ridotto perché, come Mh, succede nel visuale, che non so se vi ricordate, qualche anno fa andavano tutti questi loghi super tridimensionali, sì. molto, invece dopo è arrivato il momento Apple, super razionale, super, come Minimale. dire, minimale. Ecco, anche nel suono è stato così, perché se voi ci fate caso, ma trovate dei casi su internet, Audi, che è stato un capofila da questo punto di vista, ha cambiato il suo sound logo piano piano negli anni e c'è proprio una diminuzione, un renderlo lineare e sempre in linea col redesign del logo visuale, perché il logo visuale e il logo sonoro vanno sovrapposti, devono sempre lavorare insieme. La cosa bella del logo sonoro è che ha più touch point, perché il visuale ha il visuale, il Certo, sonoro ha tutto il campo del visuale, però ha anche l'audio. certo. E è come dire, transmediale perché
il suono sul telefonino piuttosto che sull'iPad, piuttosto che al cinema, piuttosto che sul computer, lo senti sempre. Quindi i touch point proprio dell'audio sono tantissimi e del logo sonoro, e infatti esso funziona per ripetizione, ma ci sono mille altri esempi, Intel, voglio dire McDonald's, cioè voglio dire questa roba qua. Poi approfitto della tua ospitalità, Alessandro, per dire due cose. La bellezza del suono è che è tridimensionale, quindi nel momento in cui noi questa melodia la cantiamo con la voce, diciamo delle cose. Quando McDonald's fa le campagne, non so, della baguette francese al posto dell'hamburger, per noi italiani questa roba è la fisarmonica, e quindi lo fa con la fisarmonica, no? Negli Stati Uniti, quando fanno la settimana italiana, usano lo stesso sound logo, però col mandolino, capito? Quindi questa cosa qua ha un potere, un potenziale clamoroso. I brand in Italia lo stanno capendo adesso, infatti io devo dirvi, anche se ho un po' rosicato, perché sinceramente penso che noi siamo una delle agenzie che ha fatto proprio più sound logos in assoluto, però ho visto che la Serie A ha fatto il sound logo dopo aver visto il Qatar. Adesso non so se avete seguito i mondiali di calcio, comunque in Qatar, prima di ogni contenuto del mondiale, c'era il sound logo dei mondiali del Qatar. Quindi, che era una breve sequenza di note un po' memorabile, che funziona per ripetizione. Quindi anche la Lega di Serie A l'ha fatto. Da un lato ho rosicato perché non me l'hanno chiesto, però dall'altro ho goduto, cioè ho detto bene, cioè questo è un ottimo segno, perché quando uno sport grosso come il calcio in Italia comincia a pensare di avere necessità di un sound logo, allora questa roba qua è, come dire, bingo, il super bingo. Insomma, io spero che adesso anche, che ne so, il basket, piuttosto che insomma, tutto anche un mondo industriale, se vogliamo, non così super top come le multinazionali, ma anche aziende importanti italiane comincino a utilizzare il sound logo, perché è veramente un touch point importante. Ah, guarda, Fabio, grazie, è vero, è vero. Mi hai fatto venire in mente, mentre ti ascoltavo, questa cosa che hai detto, questa declinazione del logo sound di McDonald's con altri strumenti, no? Mi hai fatto venire in mente che spesso quando si fa il logo, quindi il logo visivo per un'azienda, si fa il manuale d'uso. Manuale d'uso che è semplicemente un dire: le proporzioni minime devono essere queste, le massime queste, non devi sovrapporre questo logo a questo colore, puoi fare la versione bianca, la versione nera, quindi negativa e positiva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è interessante capire come, se esiste, la domanda è questa, se esiste una sorta di manuale d'uso del logo sonoro. Certo, noi diamo una... Quindi immagino, scusami, per curiosità, puoi suggerire strumenti con i quali suonarlo e strumenti con i quali non suonarlo, tornando all'esempio di McDonald's? Allora, in realtà di solito... O non si arriva a questo livello? Quelle noi le chiamiamo declinazioni, Okay. e le diamo in un pacchetto, perché poi quando noi andiamo a studiare un'azienda, noi diciamo non andiamo a inventarci un suono così. Andiamo, facciamo delle interviste, stiamo 2 giorni in azienda, cerchiamo di capirne i mercati, insomma facciamo proprio un'analisi completa di quelle che sono le necessità comunicative dell'azienda, incrociandoci spesso con agenzie che fanno tutta l'altra parte di La parte visual. visiva. Esatto, e dopo escogitiamo il sound logo e suggeriamo anche delle declinazioni. Vi faccio un esempio dei nostri. Noi abbiamo fatto il sound logo del Museo delle Scienze di Trento, che si chiama Muse, è uno dei 10 musei di scienze più visitati d'Italia. E per il Muse noi abbiamo fatto 33 declinazioni diverse, perché loro sono laboratorio di ricerca, sono museo, sono kids, mondo bambini, hanno uno shop, hanno una catena di 7 musei differenti in giro per il mondo, 2 osservatori astronomici, cioè è una realtà molto complessa, e quindi a seconda delle tematiche che vanno a trattare noi abbiamo fatto, dopo il loro sound logo, una declinazione, la chiamiamo, che non so,
quando parlano di cose molto scientifiche, ha un certo suono più Mhm. legato, diciamo, alla esplorazione, alla scienza. Invece quando parlano di contenuti più tecnologici c'è un sintetizzatore che interviene, Mm. proprio perché tu devi solo rendere l'idea, devi dare come una pennellata, no? Un'impressione, ecco, mi piace chiamarla così, devi lasciare un'impressione, così come il sound logo di Audi, adesso fateci caso la prossima volta che lo sentite, però vi dà l'impressione di grande passione, cuore e però anche modernità. E infatti il loro, diciamo, payoff è Vorsprung durch Technik, quindi un salto in avanti attraverso la tecnica, quindi ha sia questo contenuto passionale, suggerisce questa roba, ma anche suggerisce tecnologia, grande affidabilità. Insomma, e sono tutti livelli veramente quasi impercettibili. Bello, bello, veramente bello. Io non ho ancora ricordato alle persone che ci stanno guardando che se vogliono fare domande, ovviamente possono, così come stanno facendo nella chat, e io le leggo in modo che gli ospiti possano raccontarle. Io avrei miliardi di domande da fare, nel senso che quanto è complesso creare, fare il tuo lavoro, quindi creare un qualcosa di sonoro se manca, se ti è mai capitato ovviamente questa cosa, se manca un'identità precisa da un punto di vista visivo. Cioè, se domani mattina un imprenditore si sveglia perché ha visto il tuo video stasera e dice, caspita, voglio contattare Emanuele, non ho un logo definito, sì è fatto, ma non è fatto chissà quanto bene. Emanuele può lavorarci o meno? O serve prima o insieme anche l'altra parte visiva? Bisogna lavorarci insieme, cioè lì si approfitta. Di solito ogni azienda che pensa al sound logo, cioè quando all'interno di un'azienda c'è qualcuno che riesce a pensare al sound logo, vuol dire che c'è già un pensiero, diciamo, Certo, comunicativo strutturato. certo, Ecco, immaginavo. quindi non mi è mai successa questa cosa, Ok, però se mi succedesse, quello che farei è quello di lavorare insieme all'agenzia, e se non avessero un'agenzia contatterei qualche agenzia che conosco e faremmo il lavoro insieme, ok, alla luce del sole, nel senso, io non ho mai voluto presentarmi da un'altra cosa rispetto a quello che sono. Noi facciamo certo, suono, quindi un'azienda ha bisogno di un altro professionista. A me è successo tantissime volte con i video, che dopo le aziende mi chiedevano, ma ascoltami, dobbiamo fare un video, vuoi farlo tu? E io piuttosto cercavo di capire di cosa avessero bisogno e poi cercavo di metterle in contatto con registi giusti per quello che avevano in mente di fare. certo. Ognuno il suo Eh, mestiere. ma assolutamente, poi secondo me è anche un indice di serietà, non so come dirti. Io, sai, oramai ho tanta esperienza, ho 52 anni, quindi è tanto che lavoro e insomma mi sono proprio fatto quest'idea qua, che non è vietato prendere in giro i clienti, ma anche quando lo fai di slancio, di fede. Io che sono una persona molto, molto eh, eh, entusiasta, ecco, ogni tanto direi di sì anche alle cose più pazze, però poi ho imparato che invece bisogna stare coi piedi per terra e dare ai clienti consigli giusti, insomma, non Certo. puoi ecco, fare Ne va della tutto. tua professionalità, quindi Ma non è il certo, caso de perché sì, ma perché poi alla fine si ritorce contro di te tutta questa roba qua, perché chiaro, poi chiaro. quando un cliente spende dei soldi e non è soddisfatto di quello che esce perché tu sei stato troppo entusiasta a raccontarglielo, e dopo insomma È un non è problema. bello. Insomma, ecco, No, infatti per infatti. me il premio più bello è stato in questi anni vedere che i clienti tornavano e mi chiedevano altre cose. Okay, E per questo ho sempre coinvolto altri professionisti presentandoglieli e insomma al certo, massimo facendo la direzione artistica se necessario, se mi veniva chiaro. chiesto, però sempre con grande trasparenza. Insomma, io quello so fare. Io sul suono ti posso dire un sacco di roba e sull'immagine posso dirti le mie impressioni, però è diverso. È chiaro. Ecco. Margherita ti chiede anzi, le piacerebbe sapere quale criterio utilizzi e quale strumento per scegliere lo strumento musicale per fare il logo sound. Cioè parti da un sintetizzatore, da una chitarra, da una fisarmonica, da un ukulele, È sempre da un kazoo, diverso. per esempio. Allora, diciamo che spesso noi lavoriamo con la percezione.
Come vi dicevo prima, l'esempio di McDonald's, no? Per noi la fisarmonica ci ricorda la Francia, ok? Per gli americani non è la stessa cosa. Cioè, ogni cultura ha i suoi appigli sonori, no? Ecco, Sì. quindi diciamo, ovviamente se io devo fare il logo sonoro, per rispondere alla domanda di prima, di un'azienda che deve comunicare tecnologia, difficilmente userò una chitarra acustica, un'arpa, un suono, diciamo, acustico, ecco, un suono che viene da uno strumento a legno, ecco. Mhm. È più facile che usi magari un beat, un sintetizzatore, un qualcosa che suggerisca un mondo moderno. Diciamo, quindi il discrimine, il modo in cui io scelgo gli strumenti è proprio a seconda di quello che vuole significare questa cosa qui, e che concetti vuole richiamare e che mondi vuole richiamare, insomma, ecco. Certo. Quindi questo è il discrimine, insomma. E infatti, diciamo, la mia anima di compositore lì si deve mettere un po' indietro, Eh sì. e il punto chiave è veramente quello di comprendere dove vuole andare e con chi vuole comunicare e che cosa il brand. E è per questo che io battaglio sempre, cioè chi dice che ma sì, sono 3 note, una in fila all'altro, mi fa arrabbiare tantissimo, perché non è Certo. così. Quelli che durano, quelli che funzionano, io parlo di Intel, parlo di Windows, cioè parliamo di roba che è rimasta e che rimane. Cioè, pensate al rumorino che fa il Nintendo quando si accende. Cioè, tutti quei mondi lì sono dei mondi che di cui non ci rendiamo conto, però se andiamo ancora più nella quotidianità, tu pensa a che potente che è questa storia qua del telefonino, per cui tu riconosci un messaggio di WhatsApp da un messaggio di mail, e senza neanche codificarlo. Non è che tu hai bisogno di riflettere, oddio, questo è il suono di WhatsApp. No, no, tu immediatamente, se tu aspetti un WhatsApp urgente, vai subito al telefono e lo guardi. Se non c'hai voglia di sentire nessuno e sai già che è quel cliente rompiscatole o quell'amico che ti chiama sempre nel momento sbagliato, che ti scrive sempre nel momento sbagliato, perché quella è l'ora, cioè il WhatsApp lo lasci stare. Però se stai Certo. aspettando una mail urgente, immediatamente ti precipita il telefono e vai a vederti la mail. Cioè, e tutto questo con 2 suoni diversi. Quindi noi già di nostro siamo abituati a codificare i suoni tutto il santo giorno, e chiunque di noi ne ha almeno un centinaio in catalogo di cui non si rende neanche conto, È ma vero. neanche conto, cioè è pazzesco. Fabio, l'ultima domanda, poi ti congediamo, così Certo, ti facciamo riposare un po'. Fabio dice, quindi il suono fa parte della brand identity. Per me la musica è fondamentale assolutamente. in un locale, in un negozio, in un brand. Io sono d'accordissimo con Fabio, non solo sono d'accordo con lui, ma sì, esatto. Ehm, Faceva questi esempi, quindi BMW, esatto, Sanremo, Radio Monte ma non Carlo, c'è, non per c'è non dubbio, essere non c'è uno. dubbio. Ma infatti, guarda, noi, per dirti, lavoriamo anche sulla web radio, facciamo anche delle radio per i negozi, ma lì la scelta delle scalette, delle playlist, viene totalmente messa al servizio di quello che deve comunicare il brand. Infatti, diciamo, il sound branding 1.0, chiamiamolo così, quello che è nato negli anni 80, che comunque ancora funziona, perché ve ne faccio un esempio: la canzone di Vasco sullo spot Vodafone, sempre ripetuta, ha il suo senso. Perché? Perché se è un grande successo così, si farà una doppia associazione, quindi il consumatore, chiamiamolo col nome di una volta, no? Perché questo è un po' il concetto di quel Certo. mondo lì, e il consumatore ascolta in radio la canzone di Vasco e pensa a Vodafone, e sente lo spot di Vodafone e pensa a Vasco. Cioè, Esatto. quindi c'è questo doppio legame, per cui tu senti una canzone alla radio perché viene gettonata, viene
spinta molto, però il link che fai è anche col brand a cui è associato nella pubblicità. E questo è un modo, tra virgolette, vecchio, che però ha ancora il suo senso, il suo funzionamento in radio. Però poi c'è tutto un discorso di identità, e qua andiamo un po' sui brand più attuali, tra virgolette, quelli un po' che stanno facendo anche un po' la differenza, per cui ci sono tutta una serie di nuovi tools che vengono usati, come le playlist su Spotify, cioè ci sono un sacco di aziende che cominciano a fare, e anche di negozi. Sì, cioè, vero. io, per dirvi, seguo una playlist su Spotify di un bar di Copenaghen, perché il selector è bravissimo e a me piace tantissimo, e quindi ogni mese lui tira fuori una nuova playlist e io me l'ascolto, e lì scopro un sacco di musica che mi interessa. Bello. E ovviamente quando sono andato a Copenaghen, cosa ho fatto? La prima cosa, sono Sei andato andato in lì. quel locale lì, capito? Certo. Cioè, perché mi sono identificato in questa roba qua. Quindi, insomma, ci sono tantissimi livelli e i punti di contatto dell'audio con l'identità del brand. Quindi, Fabio, io sono d'accordissimo con te, e penso che ci sarebbe un sacco di lavoro da fare. In Italia manca ancora un po' la cultura di questa cosa qua. Piano piano le cose stanno cambiando, perché anche il grande successo dei podcast, insomma, negli ultimi anni lo sta confermando, ma è perché tutto qua è portabile, abbiamo tutte le cuffie. Io mi ricordo negli anni '80, quando andavo in giro con le cuffie del Walkman, mi guardavano come se fosse come dire, un alieno. Invece adesso ci sono cuffie ovunque, e quindi Quelle questo mi enormi, fa... tra l'altro. I Sì, ragazzini, sì, soprattutto con delle cuffie Madonna, gigantesche in strada. esatto. Sì, E quella roba lì, cioè quello lì è un punto di contatto, di certo. verità, di fiducia. A me piace tantissimo questa roba qua. Cioè, io quando sento un podcaster che mi piace, mi fido completamente di lui. Lo incontro per strada, lo abbraccio, cioè mi viene quel tipo di reazione, no? Ecco, quindi grazie Emanuele, nella speranza che non esca il cugino, ma guarda Fabio, il cugino esce sempre, però quando arriva il cugino vuol dire che il cliente è sbagliato, quindi va bene così. Ora, senza voler aprire un discorso che non Certo, finiremmo mai hai più, ragione, però hai ragione. potrebbe... No, aspetta, per quello che stavo dicendo io adesso. O il cugino, oppure l'AI, l'intelligenza artificiale. Perché oggi, grazie a Bello. ChatGPT, stiamo vivendo un mondo in cui tutti abbiamo capito quanto è importante l'intelligenza artificiale e quanto può entrare nel lavoro e nella vita di altri. Ma questo, magari lasciamo questo argomento a un'altra puntata, se no non ne usciamo più. Però Certo. bello. Allora, Emanuele, se tu vuoi restare qui con noi, ci fa tantissimo piacere. Se devi andare, non lo so, non voglio... Ma Decidi tu. guarda, io resto sicuramente ancora un'oretta. Ok. Tanto sono qua in ufficio, Ti perché teniamo dovevo... compagnia allora. Poi Sì, ovviamente sì, se vuoi intervenire, io non l'ho assolutamente. detto prima, ma anche Floriana, Marco, se volete intervenire, Floriana ci guarda male, dice Fabio, perché... Quindi se No, volete ma intervenire invece anche sugli altri, va sono molto benissimo. curioso di sentire anche gli altri tuoi ospiti, e niente, insomma, sono contento, ti ringrazio molto Ci per mancherebbe, è un piacere, è un insomma, avermi piacere. invitato, e basta. Grazie a tutti, grazie a Prego. tutti anche gli ascoltatori. Allora, ti ho sostituito al volo con un click con Floriana. Ciao Floriana! Ciao Alessandro e ciao a tutti. Allora, noi con te cambiamo argomento, restiamo sempre in ambito podcast, in ambito audio, eccetera, però lì vediamo il tuo sottopancia, dice avvocato, no? Che ci fa un avvocato qui stasera? C'è qualcosa che non va? Dobbiamo temere qualcosa? No, No. meno male no, l'avvocato serve anche a tutelare tutto quello di cui stiamo parlando, quindi serve a tutelare quello che è il marchio sonoro di cui parlava appunto Emanuele, serve a tutelare anche i diritti di proprietà intellettuale che sono alla base poi di un marchio sonoro, e da cui vorrei poi partire magari questa nostra discussione, perché mi piacerebbe molto collegarmi agli stessi argomenti di cui parlava Emanuele. Assolutamente, guarda, io la prima domanda che ti faccio, ma penso che sia quella, è quella più generale possibile. Quando mi chiedono, mi fanno un sacco di domande, tra cui anche questa, ma io posso usare una canzone famosa nel mio podcast? Perché io
ho trovato un sacco di canzoni belle e vorrei poterle usare. Posso? Allora, io anche senza essere avvocato rispondo, però sicuramente la tua risposta è molto più professionale della mia. Sì, ci proverò. Allora, innanzitutto, come ogni, appunto, opera dell'ingegno, anche una canzone famosa è protetta dal diritto d'autore, che protegge appunto la proprietà intellettuale, quindi l'invenzione che è alla base. Il diritto d'autore serve, appunto a tutelare colui che ha avuto l'ingegno di creare appunto un suono, di creare, un'immagine, di creare un'opera letteraria, di creare insomma qualsiasi opera che rientra appunto nella definizione di opera dell'ingegno, cioè quell'opera che ha un carattere creativo, che si è espressa, non è solo un'idea, quindi ha avuto una sua concretizzazione pratica, e che rientra appunto in quelle categorie che sono elencate poi nella normativa applicabile. Quindi pensare di poter utilizzare qualsiasi canzone famosa senza avere l'utilizzo del relativo autore o comunque di colui che detiene i diritti è una scelta sbagliata, soprattutto perché appunto collegati al diritto d'autore ci sono sia i diritti di sfruttamento economico, diciamo parliamo in questo caso quasi di usufrutto, no, dell'opera, quindi Sì. quanto quell'opera mi può garantire in termini economici e diritti morali. Quindi il diritto di sfruttamento economico, ripeto, è quello appunto di poterci monetizzare, mentre il diritto morale è un diritto che attiene più alla persona dell'autore, che riguarda quindi la paternità dell'opera, quindi la stessa possibilità che quell'opera sia attribuita a quell'autore, il diritto dell'autore di opporsi alle modifiche, il diritto di inedito, quindi di mantenere un'opera inedita. Questi sono i cosiddetti diritti morali, che sono diritti irrinunciabili. Certo. Quindi bisogna guardare ovviamente il diritto che è alla base e anche la finalità per cui poi vogliamo utilizzare la musica, perché una cosa è utilizzare una musica per un programma, un canale di YouTube che magari è anche finalizzato ad una monetizzazione, quindi ad uno sfruttamento economico, altro è utilizzare una musica come sottofondo di un video girato in famiglia per appunto il sottofondo di un reel da pubblicare sui social. Quindi dobbiamo anche guardare poi qual è la finalità per cui vogliamo utilizzare un'opera, per capire se è anche compresa in quello che è il fair use, cioè quelle eccezioni al diritto d'autore che ci permettono di utilizzare appunto un'opera per quella finalità. Quindi la tua risposta è stata lunga e professionale, giustamente. La mia era semplicemente no. Io mi limitavo a dare come risposta no, non puoi. Bisogna sempre guardare il caso di Certo. specie, no? Quindi bisogna capire di quale opera stiamo parlando, se ci sono poi delle licenze anche, se per esempio è un'opera che è stata data con delle licenze aperte, quindi magari può essere utilizzata. Bisogna andare a guardare un po' di questioni per poter rispondere. Io ovviamente da avvocato le devo Certo. considerare tutte. Però immagino che una canzone famosa si possa usare se paghi i diritti per l'utilizzo, no? Quindi in quel Certo. caso sì. Però In linea generale sì. visto che le persone che mi fanno queste domande sono persone magari che stanno iniziando a far podcast o fanno podcast da poco, sarebbe una spesa folle, no? Avere una licenza per utilizzare una canzone famosa sui loro podcast. Quindi perciò io mi limito a dire semplicemente no, perché so Assolutamente già tutto sì. il pregresso. Ma poi Però oltre ai diritti, diciamo, che sono quelli dell'autore, quindi quelli attribuiti direttamente all'autore, ci sono anche i cosiddetti diritti connessi, cioè ci sono dei diritti che appunto riguardano l'opera ma che non sono attribuiti direttamente all'autore. Pensiamo ai diritti dell'editore, pensiamo insomma a tutti coloro che lavorano su un'opera creativa e che la rendono anche tale, che la rendono certo. anche comunicata al pubblico, cioè che permettono anche a quell'opera di arrivare al pubblico, e naturalmente quindi anche questi diritti devono essere tutelati, quindi rispettati. Quindi non è sempre detto che avere l'autorizzazione magari da un autore significa averne il pieno diritto poi di utilizzare quell'opera, perché magari l'autore stesso se ne è spogliato per un po' per cedere appunto quei diritti a un editore.
quindi dobbiamo, ecco, ripeto, dobbiamo sempre guardare un po' Marileda scrive, il cruscotto si ha è anche molto accessibile. Onestamente no, un loop di canzone celebre per un anno costa più o meno 300 euro e rotti. Ecco, questo non lo sapevo. Non sapevo i costi perché con tutta la musica che c'è, io sono iscritto a 2 portali, in realtà, dove pago una fee annuale o mensile, insomma, a seconda dell'abbonamento, e posso utilizzare tutta la musica a catalogo, quindi parliamo di migliaia di canzoni, perché loro, io devo dire dove la vado a mettere, quindi sul mio canale YouTube, e loro aggiungono nella whitelist il mio canale, quindi posso usare tranquillamente tutte quelle canzoni per i miei video o in questo caso per i video. E quindi questa è la procedura che utilizzo io, quindi in cambio di pochi euro al mese sono tranquillissimo. Quindi non ho mai provato a fare una cosa del genere con la CI, perché insomma la vedo una spesa inutile, però magari a qualcuno può servire agganciarsi, come diceva prima Emanuele, no? A un motivetto, a un qualcosa che famoso che resta nella mente delle persone per ottenerne un vantaggio. Certo, poi ci sono anche le licenze libere, cioè ci sono anche dei suoni dei suoni, così come altre opere, che non sono, totalmente, ecco, coperte dal diritto d'autore, ma, ci sono, pensiamo agli open content o ai copyleft, ci sono una serie di licenze che danno la possibilità, a chi vuole riprodurre, chi vuole utilizzare, queste opere per le sue produzioni, danno la possibilità di farlo senza appunto dover riconoscere dei diritti economici, ma magari solo il diritto di attribuzione poi dell'autore. Penso alle Creative Commons come la CC-BY, che è la più ampia, che però richiede che comunque ci sia l'attribuzione dell'opera al suo autore, che ci siano quindi i cosiddetti credits. Quindi bisogna anche considerare che c'è la possibilità di utilizzare una serie di opere che l'autore decide appunto di mettere a disposizione. Così come ci sono poi anche quelle opere per cui il diritto d'autore è scaduto. E mi chiederai, ma come il diritto d'autore scade? Anche il diritto d'autore scade, cioè non ha una protezione all'infinito. Era esatto. Qualcosa tipo 70 anni, ok. 70 anni dalla morte dell'autore. Ed è così per il nostro paese, per la nostra normativa. Se vai negli Stati Uniti, per esempio, è 95 anni dalla pubblicazione dell'opera, quindi non dalla morte dell'autore. Se vai in altri paesi ancora, come la Cina, sono 50 anni dalla morte dell'autore. Quindi oltre questo periodo si dice l'opera va in pubblico dominio, quindi può essere utilizzata senza dover chiedere appunto alcuna licenza, può essere utilizzata da chiunque. Per esempio quest'anno all'inizio dell'anno si fa un po' il recap di quelle che sono le opere che sono diventate di pubblico dominio, tra cui per esempio quelle di Sherlock Holmes, cioè l'opera di Sherlock Holmes, le opere di Virginia Woolf, insomma ci sono diversi autori per cui è scaduto insomma o il termine dalla loro morte o dalla pubblicazione dell'opera per cui le opere sono diventate di pubblico dominio. E che cosa possiamo fare con quest'opera? Poi dopo leggiamo la domanda di Marileda. Marileda, tra l'altro, è uno degli ospiti, ma è bloccata in un corso, però comunque la voglia di essere qui è tanta e quindi ci scrive anche un messaggio. Quindi che possiamo fare con queste opere? Possiamo leggerle in un podcast, per esempio? Perché un'altra domanda che mi fanno spesso è questa: posso leggere dei libri, degli estratti, delle poesie dentro il mio podcast? Quindi la domanda è: dopo i 70 anni dalla morte dell'autore si può fare? Allora, dopo 70 anni dalla morte dell'autore, quello che decade riguarda i diritti patrimoniali, quindi i diritti di sfruttamento economico. Da qua discende la domanda: che cosa posso fare io dopo 70 anni? Posso sfruttare l'opera economicamente, posso riprodurla, però non posso ovviamente violare quelli che sono i diritti morali, che sono appunto inalienabili, sono dei diritti che, tra virgolette, non scadono mai, che sono il diritto anche di modifica dell'opera o il diritto di attribuzione dell'opera al suo autore, il che significa che io non me ne posso appropriare e riprendere ad esempio pari passo delle parti dell'opera e dire che è una mia opera, ma posso leggere l'opera all'interno per esempio di un podcast che voglio monetizzare, o addirittura posso leggere un'opera all'interno di un podcast che ha una finalità invece educativa, e lo posso fare anche prima della
scadenza dei diritti patrimoniali, perché si tratta di una finalità educativa che rientra nelle eccezioni al diritto d'autore, quindi non lo faccio per una finalità meramente economica, lo faccio per una finalità educativa. Ovviamente tutti i casi vanno guardati nello specifico, Certo. perché se io faccio dei video educativi su YouTube che a sua volta mi paga per fare quei video educativi, va da sé che la finalità ultima non sarà propriamente quella della finalità educativa, ma sarà quella appunto di uno sfruttamento Della economico. monetizzazione, sì. Chiaro. Marileda dice: lancio un assist, differenza tra diritto di riproduzione e diritto di sincronizzazione. In tema di video podcast è fondamentale conoscere la differenza e può essere utile a chi segue. Ok. Questa è una bella domanda. Sì, allora sicuramente lei la conosce meglio di me a livello tecnico la differenza. Io ti posso dire che la riproduzione appunto riguarda la riproduzione dell'opera, quindi qualsiasi sia l'uso che presuppone una riproduzione dell'opera, quindi un suo anche utilizzo, bisogna sempre rispettare insomma i diritti patrimoniali, perché il diritto di riproduzione è proprio un diritto patrimoniale che è attribuito all'autore o a chi ne detiene i diritti in virtù, per esempio, di una licenza di sfruttamento economico dell'opera stessa. Un'altra domanda che arriva da Olga, che dice: per le opere tradotte come funziona con i diritti di traduzione? Quelle sono sempre opere derivate e quindi riguardano la stessa opera principale. Anche la possibilità di tradurre un'opera e quindi di tradurla letteralmente appartiene al suo autore o comunque a colui che ne detiene i diritti, tant'è che anche per tradurre l'opera di uno scrittore straniero ovviamente non possiamo andare noi a tradurla e a pubblicare l'opera come se fosse la nostra, ma è ovviamente un'attività che deve essere svolta sotto autorizzazione dell'autore e dell'editore soprattutto, perché poi anche di un'opera letteraria sappiamo bene quanto forti sono i diritti degli editori rispetto Certo. ai diritti degli autori sull'opera stessa. Sì. Praticamente gli autori quasi si spogliano dei diritti patrimoniali, se non totalmente per diciamo la maggior parte di essi, quindi sappiamo bene che per un libro non sarà certo l'autore a cui dovremo rivolgerci, ma piuttosto l'editore. Da autore di libri ti confermo che è assolutamente così. Ne so qualcosa. Sì. Giusto per ritornare invece al Sì. discorso di cui facevamo prima con Emanuele, mi piacerebbe anche fare una differenza sostanziale tra quello che è il diritto d'autore e quindi la proprietà intellettuale e quella che è la proprietà industriale, spesso confuse. La proprietà industriale è quella che va a tutelare gli asset economici di un'azienda, quindi non solo i marchi, che possono essere marchi figurativi, marchi sonori, marchi di forma, pensiamo al marchio insomma della Coca-Cola, che ha sia un marchio di forma sia un marchio figurativo che è il suo logo, sia evidentemente anche un marchio sonoro, insomma anche una sola azienda ha diversi marchi. Quindi il marchio in sé è un asset economico, in quanto tale deve essere tutelato, quindi l'azienda ha il diritto esclusivo di utilizzare il marchio, anche il marchio sonoro, proprio per la sua capacità distintiva, quella di cui parlava Emanuele, proprio per la sua capacità di identificare il brand, di identificarne i valori, di identificarne la qualità. È proprio quella la finalità del marchio, in quanto tale deve essere tutelato. Però per essere tutelato un marchio, a differenza di quanto accade per il diritto d'autore, un marchio deve essere oggetto di registrazione, a meno che con un utilizzo per diversi anni diventa un marchio di fatto, quindi un marchio che, come dice la parola stessa, non ha quasi più bisogno di essere registrato per essere attribuito all'azienda stessa, a differenza di quanto invece accade con il diritto d'autore, la cui tutela non necessita di una registrazione. Cioè io, autore, non ho bisogno di andare a registrare alla SIAE una mia canzone affinché questa sia tutelata dal diritto d'autore, perché è la stessa creazione della canzone
che tutela il diritto d'autore, a differenza invece di quanto accade per i marchi, in cui io invece devo depositare una domanda di registrazione, devo allegare anche delle classi a cui vorrò attribuire l'utilizzo del marchio, dovrò descrivere il marchio, insomma dovrò anche produrre dei documenti che attestano insomma che anche lo utilizzo. Pensiamo per esempio negli Stati Uniti, se io voglio depositare un marchio negli Stati Uniti, oltre alla ovviamente documentazione base richiesta per la registrazione di un marchio, viene richiesta anche la dichiarazione di volontà di utilizzo del marchio, perché è come andare a togliere la possibilità a qualche altra azienda di utilizzare lo stesso marchio, quindi devo dichiarare la volontà di utilizzarlo e dopo 5 anni addirittura la devo dimostrare, cioè devo dimostrare di utilizzare il marchio depositando magari prodotti che sono appunto associati al mio marchio, con cui io utilizzo il È marchio. interessante questa cosa. È Sì, è interessante, molto dico. interessante anche perché poi le diverse normative ti danno poi i diversi anche punti di vista. Non ci dimentichiamo che quando per esempio parliamo di copyright, noi non ci riferiamo al diritto d'autore nel senso europeo, ecco, del termine, ma ci riferiamo a quel diritto d'autore di origine anglosassone, di origine americana, che guarda più agli aspetti economici dell'opera piuttosto che ai diritti patrimoniali, tant'è che da noi si parla di proprietà intellettuale, anche la scelta del termine, no, ti fa capire a quale vuole dare più importanza, se agli Certo. aspetti economici piuttosto che insomma al diritto di copia e quindi di utilizzo tipico invece del copyright. Quindi mi piaceva insomma fare questa differenza e mi piaceva anche parlare, ecco, come avevi anticipato tu Alessandro, anche di come il diritto d'autore oggi è forse un po' minacciato, ecco, dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Che va a fare un po' di scraping in giro, ecco, tra le opere che vengono pubblicate online, che insomma se da un lato l'online ci permette una facile condivisione delle opere, quindi una maggiore comunicazione al pubblico della nostra creatività, dall'altro però ci può, soprattutto in questo periodo storico in cui viviamo, perché ormai c'è, non la possiamo più negare, No. No, e la realtà non è più il futuro, può mettere ecco, a repentaglio un po' i diritti ecco, degli autori. Guardiamo insomma tutte le intelligenze artificiali di cui si parla negli ultimi tempi, da quelle che creano le grafiche sulla base di una serie di grafiche online protette ecco, dal diritto d'autore, i cui autori stanno cominciando a dire la loro, denunciando ecco, anche questo utilizzo da parte delle intelligenze artificiali, così come l'utilizzo poi di anche testi fatto invece con altre tipologie di intelligenze artificiali. E io poi da avvocato naturalmente sono andata a spulciare un po' i loro termini e condizioni per guardare come regolano ecco, questo aspetto. E proprio di ChatGPT sono andata a guardare insomma i termini e condizioni e con sorpresa ho scoperto che per esempio loro considerano come contenuto sia quello che è l'input, quindi quello che io inserisco all'interno dell'intelligenza artificiale, che è quello che inseriamo tutti coloro la che domanda, insomma la domanda che esatto, quello facciamo. che inserisci, così come l'output. Quindi entrambi ricadono sotto la definizione di contenuto e questo è l'articolo 3 dei Terms and Conditions di ChatGPT e di questo contenuto quindi sia input che output, quindi input di chiunque, output di chiunque, sono assegnati a coloro che utilizzano l'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo diciamo diverse problematiche, abbiamo da un lato un input che è di tutti e un output che è di tutti, poi dall'altro abbiamo un soggetto che ci attribuisce un diritto, quindi per attribuirlo a noi vuol dire che già lui
ha il diritto, insomma, di certo, potercelo sì. attribuire, quindi a sua volta è il Sì. titolare, però poi dice ti assegno tutti i diritti, però OpenAI può utilizzare i contenuti, quindi l'input e l'output, secondo le sue necessità per fornire i servizi. Certo, Quindi diciamo è un calderone, cioè è tutto è di complicato. tutti, ma tutto è di OpenAI, però mi raccomando, poi dice nell'ultima parte, giusto per mantenere quella manleva aperta, l'utente è responsabile del contenuto, quindi sta a te poi capire se stai violando la legge o i diritti, insomma, di altri. Quindi fa una sorta di scarico di responsabilità, Responsabilità. sì, dicendo che poi è responsabilità dell'utente andare a capire, insomma, che Quindi se qualcuno che ci sta ascoltando o che vedrà questo video in differita ha un podcast e sta pensando di chiedere a ChatGPT di scrivergli il testo di una puntata del podcast, può farlo? Sì, no, come? può farlo, ma deve essere ben chiaro che innanzitutto quello che andrà a produrre appunto il ChatGPT di turno, così come qualsiasi altra intelligenza artificiale che riserva a sé la possibilità di utilizzarlo, potrà utilizzare lo stesso identico contenuto per il podcast di un tuo competitor. Esatto, questo volevo che tu Perché ponessi l'accento proprio su perché questo. l'input e l'output sono di tutti. Esatto. E questo e quindi io sorrido quando comincio a vedere poi gli effetti anche Eh dell'utilizzo sì. dell'intelligenza artificiale anche sui blog. È percepibile. Ci sono poi quei professionisti che tu dici essere esperti poi in un determinato ambito, che ti fanno questi contenuti così generalisti solo per arrivare alle keyword giuste, no, Sì. e ti rendi conto poi della qualità, perché naturalmente siamo in una fase iniziale, sicuramente la realtà avrà molta più fantasia di noi e quindi mi aspetto veramente una rivoluzione dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Però cioè, la differenza al momento è sostanziale in termini di creatività, di profondità del pensiero, quindi spero che in qualche modo il diritto d'autore sia rispettato anche per la sua qualità, ecco, non solo. Capisco che è molto facile utilizzare questi strumenti, però Però è rischioso. Io è avevo rischioso. suggerito in un video che ho fatto proprio qui sul mio canale, dove parlavo di questo strumento, perché ho utilizzato lo strumento prima di realizzare un video e la prima volta che lo utilizzavo mi sono fatto delle domande, quindi ho condiviso queste risposte che mi sono dato in questo video. E io sono arrivato a questa conclusione, che più che farsi scrivere un testo da ChatGPT, potrebbe essere utile farsi fornire delle idee. Perché se tu chiedi a questa intelligenza artificiale dammi il titolo oppure dammi degli argomenti che posso trattare nelle prossime puntate del mio podcast, lui ti dà anche il titolo, ma ti dice guarda, in questa puntata potresti parlare di questo. Per esempio, l'esempio che ho fatto io nel video era suggeriscimi dei podcast da fare durante il periodo di Natale, qualcosa del genere. E lui mi ha detto, guarda, potresti fare una raccolta di podcast che parlano di Natale, o potresti intervistare dei podcaster che a Natale hanno fatto qualcosa di particolare, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è interessante questo, perché nel momento in cui ti fornisce solo l'idea, poi sei tu a svilupparne il contenuto, e quindi lì il contenuto è unico. Partendo da un'idea che è solo un'idea, perché la stessa idea io lo posso fare in un modo, tu in un'altra, Emanuele in un'altra e Marco in un'altra ancora. Quindi forse questo, che dici? Sì, certamente questa sarebbe, diciamo, una modalità più etica di utilizzare, È anche più sicura, no, questo per evitare che strumento, è qualcuno più abbia gli sicura. stessi nostri contenuti. Il che dalla lettura, l'abbiamo visto Alessandro, è molto probabile, perché poi si riservano anche gli output di fornirli ad altri che magari presentano domande uguali o simili, Simili, esatto. lo dice chiaramente, cioè non lascia spazio a dubbi anche in altre parti dei termini e condizioni. Quindi bisogna essere consapevoli del fatto che innanzitutto utilizzandoli così come sono, magari possiamo andare a violare anche i diritti di terzi, perché è rimessa su di noi la responsabilità di appunto dare un input che non vada a ledere i diritti di terzi. Però io come faccio a
diciamo, essere sicuro che il mio input non vada a ledere i diritti di terzi. Dipende un po' dall'output, no? Se io faccio una domanda e poi tu mi rispondi sulla base di uno scraping di pari passo, va da sé che poi sarò io un po' costretta dall'intelligenza artificiale Certo. ok? Quindi avere delle idee è sicuramente un ottimo strumento, però da utilizzare, ecco, mantenendo salda la nostra creatività, che poi ci fa bene quando è arrivata la calcolatrice, tutti noi abbiamo cominciato ad essere un po' più lenti nel fare i calcoli, ok? Ma quello era solo Vero. relativo ai calcoli, cioè figuriamoci cosa significa tutto il pensiero, quindi a non avere più una propria identità, non saper più scrivere, cioè io lo guardo anche con una certa preoccupazione per l'età più giovani, no? Di coloro che stanno Sì. sviluppando la qualità anche della scrittura. Cioè, Certo. facciamolo Immagino ragazzi che si vogliono far fare i moderazione. compiti a casa da ChatGPT. Cioè il tema a casa Esatto. te lo fa ChatGPT, cioè capisci la pericolosità, no? Sì. Assolutamente, sì. Senti, e in conclusione, quali altri accorgimenti secondo te chi fa podcast dovrebbe avere in tema di diritto d'autore, di copyright, eccetera, per evitare, insomma, sanzioni o altro? Allora, io la guarderei più sempre nel rispetto del diritto d'autore degli altri, quindi se facciamo un utilizzo improprio di un'opera, poi non ci dobbiamo meravigliare se ci arriva insomma la richiesta di un risarcimento del danno o comunque il pagamento dello sfruttamento, quindi dei diritti di sfruttamento. Quello che dobbiamo fare innanzitutto è dirci e sfatare un mito per cui qualsiasi cosa è su internet è liberamente utilizzabile. Gratis. Quindi innanzitutto Sì. ecco, è gratis e la possiamo utilizzare tutti, quindi questo è innanzitutto il primo principio. Poi se troviamo un'opera, la prima domanda insomma, che ci dobbiamo fare è, per poterla utilizzare è: ok, è un'opera di pubblico dominio? Quindi posso utilizzarla anche a fini economici liberamente? Sì, no. Se sì, allora la posso utilizzare. Se no, allora bisogna chiedersi se magari sono scaduti gli altri insomma, diritti collegati all'opera stessa. Se la risposta è sì, allora la possiamo utilizzare. Se invece la risposta è no, allora dobbiamo chiederci se magari il nostro utilizzo rientra tra quelle che sono le eccezioni del diritto d'autore, il fair use, quindi la finalità per cui io voglio utilizzare l'opera, se devo sfruttarla economicamente o invece è un'altra finalità, tra cui per esempio quella didattica. Se la risposta quindi è sì, quindi se si può utilizzare un'eccezione, una finalità di fair use, allora la puoi utilizzare nei limiti consentiti, insomma, dal fair use, quindi per finalità didattica, non altra finalità. Se invece la risposta è no, cioè se non ricade in queste eccezioni, allora in quel caso dobbiamo chiederci da dove proviene. Proviene da magari una piattaforma, io l'ho scaricata da una piattaforma, magari è la piattaforma che può concedermi un uso, l'esempio che facevamo prima Alessandro, Sì. quindi quella piattaforma ha avuto i diritti dal suo autore e concede a sua volta i diritti di utilizzo e a quel punto io devo capire quali sono i termini con cui io posso utilizzarlo, devo attribuire all'autore, non devo attribuire al suo autore, quindi capisco cosa mi chiede la licenza della piattaforma da cui acquisto per esempio il suono. Se invece non è un'opera che io ho preso da una piattaforma in particolare, allora bisogna capire se c'è un altro tipo di licenza pubblica, come le Creative Commons, no? Che seguono l'opera e quindi ti indicano la strada su come utilizzarla. Se la risposta è ancora no, cioè non c'è nessuna Creative Commons, allora la cosa da fare è o cambiare l'opera, quindi dedicarsi magari alla ricerca di un'altra opera, oppure addirittura chiedere insomma la licenza di utilizzo, quindi di poter sfruttare l'opera per le nostre finalità. Con tante opere che ci sono in giro credo che sia veramente difficile fissarsi, cioè volere per forza quella, nel senso che sì, magari ti puoi innamorare di una canzone, però se diventa troppo, questo è il mio punto di vista, se diventa troppo complicato l'utilizzo, ci sono cataloghi come quelli che ti dicevo prima che contengono migliaia e migliaia e migliaia di canzoni e costano 4-5 euro al mese, voglio dire,
tra quelle migliaia, una che ti piace altrettanto la Certo, che troverai. soddisfa le tue esigenze ci sarà, e così contribuiamo anche poi alla produzione di queste opere, perché dietro queste piattaforme ci sono tanti autori che producono i suoni, producono le Sì, immagini, producono i video e che quindi riescono a vivere grazie alle loro opere, il che sì. al momento non è più tanto scontato, quindi io sono dell'idea che bisogna sostenere queste piattaforme che fanno appunto un'aggregazione anche di autori e permettono loro di lavorare, che poi non sono autori famosi, sono Certo, autori che hanno una creatività. assolutamente. Bene, volevi dirci qualche altra cosa oppure ti congediamo, visto che ci hai detto veramente un sacco di cose, tutte super interessanti. Guarda, magari Queste se c'è erano le... qualche domanda, se c'è qualche altra C'era, domanda o altrimenti aspetta, c'era una intervengo nel domanda sempre di frattempo. Olga che diceva, ti ricordi prima, stava parlando delle opere, e ti ha Sì? chiesto, nel caso si voglia leggere un'opera tradotta, si fa riferimento alla pubblicazione della traduzione usata, quanto dura? Allora aspetta, la devo rileggere. Nel caso si voglia leggere un'opera tradotta, okay, si fa riferimento alla pubblicazione della traduzione rispetto alla scadenza forse del diritto patrimoniale, Immagino di sì, si riferisce immagino a di sì. questo. Dipende ecco dall'opera, nel senso se stiamo parlando di un'opera, statunitense, dobbiamo fare riferimento naturalmente a quel diritto statunitense, quindi dobbiamo capire nel diritto statunitense dopo quanto io posso utilizzare un'opera. Se l'opera poi è invece un'opera di un autore italiano, dobbiamo far riferimento a quello. E quindi di conseguenza anche l'opera tradotta è un'opera di derivazione, quindi segue un po' l'opera principale. Ok. Va bene, L'autore è l'autore iniziale, ovviamente. certo, certo. Va bene, grazie mille, tutte informazioni super preziose. Allora, non so se resti qui con noi, se vai via, in ogni caso, Sì, grazie resto mille. ancora un po', sì. Ok. Allora, Marco, Eccoci. caro Ciao. Marco, buonasera. Buonasera. Allora, Marco, con te parliamo di YouTube. Noi siamo qui adesso, noi quattro siamo qui su StreamYard e stiamo trasmettendo su YouTube, però di fatto, diciamo, il canale che io utilizzo è YouTube e tu ti occupi proprio di YouTube. Quindi io ti chiederei, visto che stanno nascendo tanti video podcast, è un fenomeno relativamente recente, che secondo me è un po' strano, nel senso che i video sono i video, i podcast sono i podcast, fare quest'ibrido mi risulta abbastanza strano, ma questo è un mio modo di vedere la cosa. Quali possono essere le novità più interessanti che YouTube ha lanciato soprattutto per chi vuol fare video podcast? Allora, diciamo che di novità ce ne sono state davvero tantissime, soprattutto in questi ultimi mesi, a livello un po' di strumenti disponibili, di novità proprio anche della piattaforma in sé, si sta aggiornando e si sta evolvendo. Diciamo che oggi sicuramente YouTube, rispetto ad altre piattaforme, è un ottimo posto dove fare video podcast, per una serie di motivi. Prima di tutto perché attualmente è l'unica piattaforma che quando pubblichi appunto un contenuto è visibile ovunque, cioè ha un suo motore di ricerca, quindi ti permette di far sì che i tuoi video podcast vengono trovati anche su Google, e soprattutto un'altra cosa che proprio la rende unica rispetto ad altre piattaforme è che è multicontenuto, no? Quindi oggi un creator, che sia podcast o no comunque, ha la possibilità di avere una vasta gamma di tools proprio per promuovere il suo canale. Facciamo un esempio, per esempio, uno dei più recenti è gli shorts, no? Che possiamo dire, ma i shorts cosa servono a un podcaster? No, servono e come? Perché comunque è uno strumento che ci permette di farci conoscere da un pubblico nuovo, perché YouTube, proprio perché ha creato questa cosa nuova che in verità siamo tutti un po' a Arriva da assomigliare ad altri TikTok. social che conosciamo, Esatto. però il contesto, anche se l'idea non è originale, il contesto in cui YouTube l'ha messo è originale, perché appunto, ti dicevo, YouTube spinge gli shorts a un pubblico che non ti conosce, no? Perché li mette nella sua sezione apposta degli shorts, e la maggioranza delle persone che li vedono sono persone che non sono iscritte al tuo canale o che magari non hanno mai visto un tuo video. Quindi provate a immaginare se uno usa in modo strategico gli shorts per far conoscere il proprio podcast, magari facendo vedere un trafiletto del suo podcast, facendo qualunque altro tipo di contenuto che avvicini
le persone per conoscere appunto il suo format. E questa cosa degli shorts è interessante perché c'è, da qui a breve verranno monetizzati, no? Perché tante persone, una delle domande che mi fanno sempre quando parlo di podcast dal vivo, la prima domanda è: come faccio a monetizzare? In Questa è la prima verità domanda. è già Quindi, disponibile, nel senso che è ufficiale che ok, ormai praticamente gli shorts, come i video, diciamo, orizzontali, insomma, quelli lunghi, sì, chiamiamoli così, avranno una loro monetizzazione più specifica. Anzi, tra l'altro, nei requisiti che adesso ci sono per la monetizzazione, uno può scegliere o tra quelli che già conoscevamo, cioè quindi le 4.000 ore di visualizzazione e e i 1.000 iscritti, oppure appunto, se non mi ricordo, se era 1 milione di Questa visualizzazioni. cosa mi fa ridere un sacco, perché 1 milione di visualizzazioni con gli shorts è veramente tanta roba. Allora, diciamo che è tanta roba, però dipende, insomma, nel senso che in effetti, in base al tipo di contenuti che si fa, non è poi così difficile in tot mesi, e se non mi ricordo adesso, scusate, ho un vuoto di memoria di quanto tempo devi fare questo milione, però comunque ci sono shorts che molto spesso già fanno 500.000 views in pochissimi giorni, proprio perché dipende dalla nicchia che scegli, dal tipo di contenuto, se è virale, insomma, ci sono tanti parametri. Però basta scorrerli, no? Ci sono shorts che fanno 1 milione di views dopo pochi giorni, altri che ne fanno 500 o una via di mezzo. Quindi diciamo che di per sé può sembrare un traguardo difficile, ma potrebbe non esserlo. Però ricordiamoci che non è solo quello, cioè uno può, se raggiunge l'altro requisito che dicevo prima, comunque la monetizzazione gli viene attivata anche per gli shorts. Ok, i shorts che è un linguaggio completamente diverso rispetto ai video orizzontali. Io amo YouTube da sempre, però negli ultimi 2 anni, da quando ho appunto il canale, guardo non so quante centinaia d'ore a settimana di video e tantissime persone raccontavano appunto di come sia un linguaggio completamente diverso rispetto ai video orizzontali. Sono proprio 2 cose completamente diverse. E io faccio fatica a utilizzare gli shorts. Ho provato a fare due tipologie di video. Ho fatto una nella quale fornivo brevi consigli rispondevo a domande specifiche. Che cos'è un compressore? Che cos'è un equalizzatore? O serve questa cosa per fare questa cosa qui? Quindi risposte brevi. Oppure ci ho fatto una rubrica sul mio libro per il podcaster, ho provato a fare delle cose simpatiche, divertenti, insomma. Però al di là di quello veramente faccio proprio fatica. Sì, allora diciamo che senza entrare troppo nel tecnico, gli shorts vanno proprio vissuti anche nella parte di creazione di questo contenuto in maniera diversa. Già voglio subito eliminare anche una diceria che c'è molto in giro, cioè che gli shorts faranno morire i contenuti lunghi. Ah, no, speriamo di no. Speriamo di no. Vi posso garantire che non è così, perché comunque sono proprio 2 realtà molto diverse. Anzi, anche su questo riguardo una cosa che è proprio ufficiale, cioè sono 2 algoritmi diversi. Cioè, se uno guarda gli shorts, cioè, se per esempio te fai tanti shorts, ma fai anche video lunghi, i shorts non vanno a togliere visibilità ai video lunghi, o magari fanno delle medie che vanno a rovinare la media del canale. Okay? Cioè, questa è una cosa importante da sapere. E diciamo, come dicevo prima, che bisogna approcciarsi agli shorts con una mente diversa da quella del video lungo. Ok? Per quale motivo? Perché come su TikTok, come su Instagram, chi sta guardando lo shorts è una persona che vuole qualcosa al volo, ok? Non vuole qualcosa che vorrebbe invece uno che guarda il video lungo. Che, attenzione, può essere la stessa persona, ma in quel contesto ha una testa diversa. No? Modalità di fruizione diverse, sì. Esatto. E anche momenti diversi. Esatto. Magari io il video lungo mi metto davanti al PC o davanti alla televisione, visto che ormai sta diventando sempre più normale vedere YouTube dalla televisione, hai un atteggiamento diverso, forse più rilassato, più voluto a dire voglio guardarmi qualcosa che dura di più. Invece di shorts magari sei in giro, sei insomma a fare una passeggiata, sei sul treno, insomma può essere qualunque contesto in cui invece dici ma sei tonacchiata, cosa c'è sugli shorts, no? E quindi è una mentalità anche che è è diversa dal punto di vista della ricerca, no? Gli shorts non è una ricerca, perché non dici dai, adesso cerco quel creator con lo short, no? Ma è più un po' come su TikTok, no? E questo è quello che dicevo, il lato negativo di YouTube è che ha la stessa meccanica, cioè io scorro, no? E quello che capita, no? Però il lato positivo appunto che invece come viene usato da YouTube può essere utile se si conoscono le strategie giuste, no? Quindi bisogna chiedersi, no? Sapendo che la gente va di fretta, no? Che tipo di contenuto devo portare? Qualcosa che va dritto al punto, no? Quindi cercare di eliminare tutte quelle componenti che rendono invece di successo un video lungo, quindi eliminare introduzioni, eliminare
tutta una serie di cose che possono annoiare, ecco, diciamola così, no? Cioè, proviamo a metterci noi stessi nei panni della persona che guarderebbe lo short, no? Cioè, io vedendo il mio short mi annoierei o mi sentirei anche abbastanza, forse anche divertito, perché non è detto che io devo per forza essere un professorone, no? Io, per esempio, ho un canale che ti dico, non ho mai visto neanche mezzo video lungo, lo scopro casualmente sugli shorts e col fatto che forse lo vedo spesso, YouTube me lo sta riconsigliando. Riproponendo, sì. Esatto. Praticamente è quello della fisica che ci piace, non so se conoscete il canale. Sentite, è un professore di fisica, che sta facendo una lezione con i suoi studenti, però il fatto è che lui lo fa, no, in una maniera molto simpatica, molto divertente, mi trattiene, no? Okay. Io la fisica poi l'ho studiata a scuola, quindi non è che è una materia che sono a secco, quindi diciamo che avendo un po' già le basi e il fatto che lui è molto intrattenitivo, quindi lo fa cose in modo a scopo di intrattenere più che di insegnarti qualcosa, mi piace, e quindi io mi fermo e di conseguenza YouTube continua a consigliare. Okay. Ed è questa quindi la mentalità che dobbiamo avere, cioè noi cerchiamo di fare un contenuto, cioè magari non dobbiamo per forza essere dei pagliacci, cerchiamo di trovare il nostro equilibrio, però in modo che così la persona più lo guarda il nostro short e di conseguenza qui YouTube andrà a consigliare altri shorts che abbiamo fatto. Ok. Un'altra domanda che volevo farti è questa. Io all'inizio avevo commesso un errore, che poi ho scoperto essere un errore perché ho studiato tantissimo altri video, altre persone che ne sapevano tantissimo più di me, e cioè quella di condividere in automatico i miei podcast anche su YouTube, perché nella piattaforma che utilizzo, tra i vari canali, c'è Spotify, c'è Google Podcast, c'è anche Amazon, c'è Spotify, insomma ci sono tutti, c'era YouTube. E poi dicevo, ma perché non condividerlo anche su YouTube? E quindi li condividevo in automatico. Che cosa accadeva? Accadeva che quello che veniva condiviso era un'immagine statica, quindi l'immagine di copertina del mio podcast e la traccia audio. Quindi era a tutti gli effetti un video, soltanto che non c'ero io che parlavo come sto parlando adesso, ma era un'immagine fissa. Mi sono accorto che era un errore perché quei video facevano pochissime visualizzazioni. E ho scoperto nel tempo che anche altri esperti sconsigliavano di fare quel tipo di contenuto perché tutto sommato le persone su YouTube vogliono vedere, non vogliono solo ascoltare. Che mi dici? Allora, ricordiamoci appunto che YouTube è una piattaforma video, ok? Questa è la regola fondamentale della piattaforma. Quindi andare a mettere cose in cui c'è soltanto l'audio, si va insomma il meccanismo non funziona, ok? Perché una persona quando va verso un video si aspetta di vedere qualcosa, ok? Poi è vero, ci sono delle eccezioni che confermano la regola, quindi per esempio banalmente quei canali in cui mettono musica per rilassarsi, per la meditazione o contenuti che comunque sono anche ascoltabili, cioè nel senso che tu li apprezzi anche senza vederli, ok? Mm-hmm. E quindi diciamo in certi rari casi può funzionare, però nella maggioranza, su tutti i podcast, come hai detto tu stesso, cioè i numeri non arrivano proprio perché la gente visto che stai parlando, no? Il fatto di parlare, portare un argomento e tu non me lo illustri e hai la possibilità di farlo, cioè non dà lo stesso effetto, appunto, e quindi rischiamo che le persone vanno via, di conseguenza l'algoritmo non ci premia e quindi i nostri podcast fatti in questa maniera non funzionano. Diciamo che dall'altro non dobbiamo neanche fare gli Steven Spielberg della situazione, cioè non dobbiamo per forza fare dei video con super mega animazioni, è un podcast, ricordiamoci, è un podcast, quindi quantomeno mettiamoci la videocamera. Poi, dando un'occhiata a quella su YouTube di podcast americani o all'estero, magari una cosa che fanno in più è mettere 2 videocamere, così fanno un po' a cambio di scena per rendere meno statico il podcast stesso. Però diciamo che se magari siamo bravi a parlare, abbiamo un po' di gestualità, espressione visiva, ci sono persone che mi piacciono vederli, magari fanno pochissime animazioni, pochissimi lavori in post-produzione, sono comunque belli da vedere, ok? Quindi ricordiamoci di questo fatto umano, cioè la persona sta aprendo YouTube perché ti vuole vedere, altrimenti andava su Spotify o su un'altra piattaforma. Giusto, sono d'accordo. E però è strano come nelle classifiche, soprattutto i podcast americani, che diciamo fanno scuola e sono quelli che hanno audience pazzesche, quelli più ascoltati hanno tutti la componente video, tipo Joe Rogan, no? Che è diciamo quello più
citato da tutti perché lui è un ex comico, ex attore americano, bla bla bla, ha fatto questo podcast e sta spopolando, cioè riesce ad ospitare chiunque, tutte le persone più famose del mondo vanno da lui e fa numeri pazzeschi, e ha la componente video. Quindi e da qualche tempo anche Spotify adesso sta ospitando anche i video. Quindi è interessante questo, no? YouTube potrebbe avere una marcia in più da questo punto di vista. Sì, perché ricordiamoci che appunto qui abbiamo un'altra componente che è appunto quella del motore di ricerca. Quindi qui entrano in gioco tante altre meccaniche che appunto danno più potenza ai nostri video podcast. E poi, diciamo la verità, c'è anche un po' una componente televisiva, cioè noi tutti ci piacciono vedere anche un po' i talk show dove la gente parla, chiacchiera, soprattutto se si azzecca anche un argomento che ti interessa comune. Sì. Quindi anche il fatto di vedere in faccia, no, le persone che parlano si crea sia il coinvolgimento, ma anche lavora molto su quella che dare credito alla persona che sta parlando, ok? Perché io ascoltando c'è chi là può esserci chiunque, no? Può esserci anche mio cugino, parlando dei cugini prima, no? Invece quando so che di là, no, c'è un professore, una dottoressa, un avvocato, no? Che appunto ha quella qualifica, sicuramente coinvolge di più. E un'altra cosa, leggevo qualche informazione su una funzionalità nuova che Facebook, YouTube, scusami, sta lanciando proprio sui podcast in America, o qualcosa del genere. Non ho approfondito tantissimo, ti dico la verità. Tu sai qualcosa? Hai un canale preferenziale per cui sai qualcosa in più? Allora, diciamo che per il momento sì, c'è in progetto di creare proprio una totale sezione dedicata ai podcast. Tipo quella degli shorts. Sì, adesso non si sa esattamente ancora come, ma immaginiamo appunto un youtube.com/podcast e quindi totalmente dedicato al mondo dei podcast, proprio perché YouTube vuole investire, ha piena intenzione di investire in questa direzione, quindi non sarà una cosa sporadica, non sarà una cosa laterale a quelli che sono già contenuti normali, vuole proprio far sì che il video podcast diventi una delle colonne portanti in termini di contenuti appunto sulla piattaforma. Questo è interessante perché anche se a me non piacciono i video podcast, però c'è un mercato che sta prendendo sempre più piede, se no colossi come Spotify, lo stesso YouTube non si sarebbero mossi in quella direzione. Ed è interessante notare come tempo fa, non so se vi ricordate, che Facebook aveva aperto una sezione proprio per i podcast, dove potevi sincronizzare i tuoi podcast e venivano pubblicati anche nella tua pagina. Dopo non so, 4-5 mesi, Facebook ha chiuso quella sezione. Ed è stato strano, in un periodo in cui tutti spingono verso i contenuti audio, verso i podcast in generale, Facebook ha deciso di chiudere quella parte del progetto. È stato veramente molto strano, non so se tu ti ricordi questa cosa. Sì, ho un vago ricordo, secondo me è una questione di vision, cioè nel senso che YouTube, ma anche altre piattaforme, perché nel senso Spotify lo sta facendo, ha avuto una visione diversa proprio su quello che è l'evoluzione dei contenuti, no? Sì. Cioè, allora, è chiaro, la componente vocale è fondamentale, ok? Anche in altri tuoi video che ho visto tu e Alessandro, altri interventi, è ben spiegato chiaramente che la parte della voce è fondamentale, ma la gente comunque, anzi senza ma, una cosa aggiuntiva, le persone stanno anche apprezzando molto il contenuto visto, cioè perché secondo me è più una questione conversazionale, cioè la gente gli piace creare quell'effetto di conversazione che non è soltanto perché sei in diretta e stai chattando, ma per il fatto che io ti sto guardando in faccia e vedere appunto chi c'è dietro quella voce che magari fino a un mese fa, 2 mesi fa lo sentivo solo a voce nel podcast normale, mi dà quel senso in più di coinvolgimento, no? Perché poi anche ricordiamoci che con quel viso, no? Con le immagini possiamo esprimere i nostri sentimenti per quell'argomento. No? Certo. Magari noi un giorno trattiamo un argomento che abbiamo particolarmente a cuore, una voce basta, per quanto il suono della voce possiamo intuire che sentimenti stiamo provando, un'espressione del viso, la luce negli occhi o l'entusiasmo, no? Quando magari scopri cose nuove perché stai parlando con un esperto che dice cose che tu non sapevi fino a ieri, no? Crea quel collegamento emozionale che arriva anche appunto alle persone e secondo me questa è una delle componenti che poi ha portato all'evoluzione del dire i podcast sono la scelta del pubblico. Ma secondo te, stavo riflettendo mentre parlavi, nel frattempo ho perso il cuscino dello sgabello. Allora, secondo te,
Io ho questa visione, dimmi tu e anche voi cosa ne pensate. Clubhouse, ci ricordiamo tutti Clubhouse, no? Il periodo di splendore di Clubhouse, per me era una cosa meravigliosa. Io ho fatto fatica, dopo aver iniziato all'inizio, quando è nato Clubhouse, me ne sono distaccato perché non volevo fare una cosa tanto per farla, per moda, ma volevo parlare di argomenti che avessero un senso, e quindi me ne sono distaccato. Poi sono ritornato, ma era già il periodo di declino di Clubhouse. Però per me quello era molto bello, molto interessante, tant'è che io e Giovanni stiamo replicando questo modello su LinkedIn addirittura, facendo delle live la mattina dalle 7 alle 8:30, e c'è un sacco di gente che non solo ascolta, ma interviene. E questa è la cosa bellissima. E quindi io dicevo, la domanda è questa: i contenuti in tempo reale, no? Sono bellissimi perché, è vero, posso intervenire molto più facilmente rispetto a una live. Per esempio, vedi, in questa live io ho acceso tutte le luci, ho pettinato la barba. Se fossimo stati soltanto audio, potevo stare sul divano in pigiama a parlare. Quindi è molto molto più immediato. Io non capisco, ma sarà una mia deformazione professionale, perché la componente video deve entrare anche nell'audio. E so che adesso chiamo proprio in causa Marileda che prima ha mandato un messaggio nella chat scrivendo: memo per Ale, riprendiamo la cosa video e audio. Quindi dopo ne parliamo. Sentiamo Marco cosa dice. Allora, secondo me, appunto, ricollegandomi a quanto detto prima, è proprio il fatto che non è tanto da parte nostra, creators, chiamiamoci così, ma dalla parte del pubblico. Del pubblico, no? E c'è Cioè, sempre per forza bisogno di vedere, non si può solo ascoltare. Esatto, Cioè sì, un sì, contenuto dove io ti faccio vedere come funziona una cosa, allora sì, te lo devo far vedere. Ma nel momento in cui ti racconto qualcosa, tipo stasera, avremmo potuto fare una live audio. Sarebbe stato più o meno la stessa cosa perché non abbiamo mostrato oggetti o altro. Però c'è questa voglia per forza di vedere. E evidentemente è così che va il mercato, perché YouTube sta andando in quella direzione, come dicevi tu, Spotify lo stesso, e chissà. Ma sai cos'è anche? Che inconsapevolmente, secondo me, il discorso del video podcast sta entrando nel turbine di tutti i contenuti video che stanno diventando sempre più centrali nelle scelte delle persone, che sia da un punto di vista commerciale che non. Cioè, ormai sempre di più io, se devo fare qualcosa, o voglio qualcosa, o voglio intrattenermi, il video sta diventando sempre più la scelta che preferisco. Ok? Quindi magari partiamo banalmente dal tipo di contenuto che ha avuto più esplosione a causa proprio dal punto di vista commerciale, le recensioni, gli unboxing, no? La gente ormai non ha più, apro questa parentesi commerciale, non ha più, anzi ha paura, no, di comprare il prodotto perché magari ha paura dell'ennesima fregatura, ma dice aspetta, c'è questo tizio, questo creator che ha fatto l'unboxing di quello stesso identico prodotto, quindi sto vedendo la scatola aperta senza rischiare di buttare via 50, 100, certo, 200 euro. certo, No? certo. È vero che sono garanzie tutte, però la menata, no, di dover fare tutte queste cose, insomma, e quindi io vado a vedere. Poi magari questa mentalità si è aperta a più aspetti, no? Quindi il fatto che voglio divertirmi, vado in un video, voglio rilassarmi, vado in un video, voglio informarmi, vado in un video, ok? Chissà se questa è proprio la motivazione per cui quest'anno, cioè gli ultimi dati di ascolto dei podcast, hanno registrato un leggerissimo calo. Che sia come dicevi tu, questa bolla del podcast che pian piano sta scoppiando, e tutti abbiamo capito che in effetti sì, bello il podcast, ma ci piacciono di più i video. Chissà, lo scopriremo con i prossimi dati dell'anno prossimo, quando capiremo se è stato soltanto un trend naturale, un leggero calo, oppure effettivamente c'è qualcosa che sta cambiando. Chissà. Bah, vabbè, poi stanno cambiando le preferenze, stanno cambiando le ricerche, anche le ricerche degli utenti. Sì. Quindi secondo me, sicuramente devo aspettare un altro annetto per avere i dati sicuri, no? Sì, però esatto, se dobbiamo parlare a pelle, se dobbiamo parlare a pelle, cioè il fatto che sono sempre di più i creator, no? Che stanno portando contenuti in cui parlano e basta, i più cosiddetti vlog, no? Cioè, io ho visto molto spesso, faccio quest'ultimo esempio, creator che addirittura magari portavano i gameplay, che hanno fatto negli ultimi 3-4 anni l'esplosione, cioè sono sempre andati molto forte, gente che è cresciuta, il loro canale è cresciuto con i gameplay, a un certo punto hanno dato un taglionetto e hanno detto no, non faccio più gameplay, faccio altro, faccio show, faccio vlogging, vado in giro, vi dico la mia giornata,
e questo cambiamento è stato un investimento di successo, perché, sai, un po' per tanti motivi, magari la loro utenza è cresciuta, quindi non vivono solo di videogiochi, l'utenza è cambiata, ok? Ha cambiato le loro preferenze. Vedremo l'anno prossimo. Grazie Marco, grazie. Facciamo salire sul palco Marileda. Ma che c'hai dietro di te? Che cos'è quella cosa luminosa? Allora, senti, allora no, io qua, a parte che la mia mitica poltrona da gamer, che comunque non riesco mai a spoggiare perché sono sempre sola e quindi è uno spreco inutile di elettricità, però ogni tanto, scusami, dico io. Poi vabbè, lì dietro c'è diciamo, la mia galleria di mirabilia e quindi anch'io come te ho piccole cosette che fanno parte del mio piccolo universo nerd. E poi questo poi, quella che io chiamo la fucina di Vulcano, un po' come la tua, la mia un po' più vecchiotta, è fatta forse anche meno bene, diciamo, però la fucina di Vulcano è importante, il luogo ideale dove poter creare e produrre audio deve essere un luogo pronto ad accoglierti almeno per 8-10 ore al giorno quando lo fai in maniera professionale, per cui deve essere una scarpa dove ci stai comoda, Sì, non sì. necessariamente sia bellissima, però che sia una scarpa comoda. E in questa scatola nera, come in un film di Lynch, io ci sto praticamente anche più di 8 ore al giorno. Però è Bene. bello farlo, questa cosa la faccio da 25 anni almeno e mi rende gioiosa, mi procura gioia, divento molto lieta. Bene. Senti, ma vogliamo raccontare che cosa fai? Perché sappiamo che vivi in una stanza nera, sappiamo che hai una poltrona da gamer con le lucine. Aspetta che seguo i consigli di Mazzu su come nascondere il microfono. Aspetta che io li seguo i tuoi video, cosa credi? Grazie. Allora, cosa faccio nella vita? È strano perché la mia professione è stata una professione in divenire. Attualmente produco audio e mi occupo di formazione nel contesto audio. Ovviamente vi dico, troverete molto poco di quello che faccio online, se non delle partecipazioni per Valore Donna, come può essere poi le cose che ho fatto con Alessandro, perché il mio lavoro e quello che do a livello di contenuti è un po' l'alcolico dello speakeasy nel periodo. Ci sono pochi eventi fatti con aziende spesso importanti e anche discretamente nascosti, per cui faccio proprio fatica anche a raccontarmi in tal senso. Produco audio per le radio, per i radiogiornali, per i podcast anche, mi sono occupata anche di creazione e ghost concept per alcune aziende e per alcuni personaggi anche discretamente importanti, perché non sempre chi ci mette la faccia sono quelli che scrivono le cose. Noi siamo qua, siamo bravi, insomma, e ci facciamo anche vedere. E altri invece amano dire che sono bravi però vabbè, finché pagano va bene tutto. La mia formazione è prevalentemente radiofonica in un tempo dove non c'era YouTube, non c'erano i corsi a pagamento, non c'erano i portali. Stavi là, stavi in radio, imparavi il mestiere dai fonici e se eri abbastanza coraggioso poi cominciavi a smanacciare con i cavi a casa per i fatti tuoi. Il voiceover italiano fino, diciamo, al pre-lockdown non esisteva e quando è esistito con 2 o 3 immagini di personaggi come Marco De Domenico che si occupava di registrare e incidere la famosa classifica che era ad uso e consumo soltanto delle radio, quindi delle FM che ancora non erano radio digitali, e lui, come altri che producevano in proprio anche programmi di intrattenimento, tipo la sottoscritta, che un anno è riuscita a fornire addirittura, che cosa era? Era il 1928, la bellezza di 47 radio locali che, poverelle, non si potevano permettere il personale, che implica dei contributi, implica comunque anche uno spreco di energia che non è quello delle regie radiofoniche, nelle quali poi immetti i file e fanno finta che ci sia qualcuno. Già un primo esperimento di intelligenza artificiale radiofonica, chiamiamola così. E quindi Allora, produci audio. Io avrei detto lavoro con la voce, però tu hai detto produco audio.
Sì, perché oggi sentivo Emanuele e dicevo che bello, perché è uno dei pochi che ha parlato in tempi non sospetti anche di Sound Logo. Poi ho sentito, mi permetto di darvi del tu, ho sentito Siamo tra Floriana, amici. ed è una delle poche che parla di anche diritto nel campo anche della produzione, perché non ne parla quasi nessuno, ma anche la SIAE sembra che si vergogni un attimino a dire guardate le cose con la legge le potete fare in questa maniera. Poi ho sentito anche Marco che ha tirato fuori pure sta cosa qua del video, che non è una cosa. Quando potevo, io avevo il corso da questo lato perché mi formo costantemente, quando ho una doppia vita, che è quella che lavora e poi c'è quella che studia. Al centro delle due cose ci ho messo questa cosa di Mazzuti stasera. Quindi da un lato avevo il corso, dall'altro c'avevo Grazie. voi. È stato fantastico, come stare in uno schiaccianoci meraviglioso. Però vi ho seguito tantissimo ed è bello anche scoprire che esistono queste teste, tutte queste belle teste che anche si mettono in gioco dando le proprie capacità anche in maniera gratuita come stasera, ma prima non c'erano. Per cui io ho dovuto fare tutto. Nessuno mi ha detto come si accendesse il fuoco. Era l'età della pietra. Era un po' Edison che voleva fare il suo primo podcast, ovvero far parlare a comando delle bambole, e fece anche delle cose mostruose. Ha dovuto ritirare le proprie bambole dal mercato perché suonavano una merda. Ecco, si può dire questa cosa? I bambini L'hai avevano detto. paura. Vabbè, dai, la cacca non ha mai fatto male a nessuno, sembra il Se contrario. mi demonetizzano il video è colpa tua. Colpa mia. Sono una brutta persona, perdonatemi. Nessuno mi aveva avvisato di questa cosa. Tu sai che io c'ho la parola facile. Lo so, lo so, lo so. Volevo Quindi correre il rischio, amo correre il rischio. oh cielo, grazie tesoro, darling. Per cui io ho dovuto fare tutto da sola. Ho dovuto studiare le leggi per i fatti miei, sono dovuta andare a bussare ai vari uffici di SIAE per chiedere cosa posso fare e cosa non posso fare per non mettere nei guai le aziende. Ho dovuto imparare anche a creare suoni, perché ero sola, non avevo nessuno che potesse fare questo lavoro per me. E poi ho dovuto iniziare a lavorare anche sul rapporto tra audio e video. Perché? Perché succede? Perché la tecnologia va avanti. Perché come prima c'era il cinema muto e poi è arrivato l'audio, anche in questo caso ci dobbiamo fare una ragione. Io sono un'altra di quelle che dà fuori di matto come un balcone. Quindi tutti sono convinti che io debba insegnare edizione, lo posso fare. Che io debba insegnare recitazione, lo posso fare. Ho un background per cui posso farlo. Ma ragazzi, fate uno scrolling su Instagram gentilmente, fate uno scrolling su YouTube. Ormai la qualunque insegna edizione. La qualunque. Una Me volta ne capitano parecchie effettivamente su Instagram, sì. avevamo dei riferimenti, adesso sembra che tutti quanti debbano imparare a parlare. Ma è Vabbè. importante la dizione, secondo te, nel mondo dei podcast? Io ho la mia teoria, però sentiamo prima la tua. Ma senti, la mia non è oggettivamente una teoria, ma è uno studio che è stato fatto all'Università dell'Ohio che dice Ok. con molta serenità che il podcast inteso come autopromozionale e fosse pure divulgativo, quindi mettiamo che c'è c'è Floriana che parla e lo fa con la sua voce, non scegliendo una voce professionale o alterando la propria voce nel tempo, perché lo studio fa quello fondamentalmente, perde di credibilità. Quanto una cosa è più sporca, quanto più è come il cibo biologico, se ce l'hai presente. Vediamo una No. patata sporca e diciamo sì, ma difficilmente il cibo bio è bello. Solitamente più Sì, bella questo è una vero. fragola, più Vero. diciamo vabbè, no, è come la mela di Biancaneve, sai, più è bella una cosa più ci sembra finta, più ci sembra che ci sia il barbatrucco dietro. In realtà poi a molta gente piace la mela di Biancaneve, che ti devo dire, quindi ci sono quelli che scelgono, però il successo di taluni podcast, soprattutto su piattaforma straniera, dove non c'è il preconcetto che devi essere alto, biondo e con gli occhi azzurri anche soltanto per parlare,
e ci si basa un po' di più sul contenuto. Infatti moltissimi podcast anche di personaggi che non sono delle star su Instagram, che non hanno le foto messe a posto con Photoshop o che non hanno una voce propriamente perfetta o l'audio viene beatamente ripreso nella cucina di casa, se hanno dei contenuti vincenti funzionano e sbancano, perché la gente comincia, grazie al cielo, a fidarsi della propria sensazione e la sensazione di fiducia nei confronti di una voce non educata è di sincerità, di bellezza, di Quando è purezza. troppo perfetta sembra finta, no? Mette distanza. Questa è la mia teoria, che immagino sia anche la tua, da quello che hai detto. Cioè, Io sono sembra costretta. finto, sembra distante. Non riesco a farmelo piacere troppo perché lo vedo distante. Mentre magari in un film io mi aspetto che l'attore parli con una voce alla Luca Ward, no? Quindi perfetta, eccetera, eccetera. Però quando ascolto un podcast, soprattutto se è autoprodotto, quindi non ci sono dietro chissà quanti soldi, io mi aspetto che ci sia una un'inflessione. Cioè, non mi aspetto che lui parli o lei parli in dialetto, però sicuramente non una voce perfetta. Se capita, capita. Dobbiamo capire se stiamo cercando un prodotto, tra virgolette, "professionale" o un professionista che diventa prodotto. Se io ho un medico oncologo che deve fare un podcast in cui parla di oncologia, a noi interessa che, molte cose non le posso dire come le direi io, ecco, che parli con una baguette, superi il piano B, oppure, che parli così come mamma l'ha fatto, spiegando in maniera corretta, situazioni oncologiche. Ti faccio una Certo. domanda: cosa preferisci se ti chiedo chi buttare giù dalla torre? No, io sono d'accordo con te, preferisco il contenuto piuttosto che la forma. Però c'è un limite, nel senso che se mi parla in dialetto, lo vedo Però poi lì dal lato proprio il opposto. codice che lì ti manca un codice, perché se il dialetto non è il tuo e non è quello che appartiene al tuo luogo di origine, ti mancherà un Ma codice. anche quello mi sembra poi, mentre la voce perfetta mette distanza, la voce non perfetta, quindi dialettale, mette distanza ugualmente, per me. Guarda, te ne posso dire un'altra, così ti metto altra carne al fuoco. Vai. Io attualmente, siccome mi occupo anche di addestramento di intelligenze artificiali e i miei colleghi quando lo sentono del voice over: "Pazza traditrice, arrogo, tagliatele la testa!" Perché sembra che sia questa la cosa che ci toglierà il lavoro, ma io non ci credo più di tanto. C'è un'azienda che, fra le tante aziende che curo, sinceramente volevo ricordarmi come si chiamasse, porca vacanzola. No, ci sta, ci sta. È un'azienda dell'Ontario che, fa delle voci molto credibili dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. Loro hanno fatto proprio anche delle ricerche specifiche, dando anche delle sfumature di piccolo errore. A non tutti Ok, piace stare davanti a un microfono, come a non tutti piace stare davanti ad una telecamera. videocamera. Questo è. Ok, quindi l'addizione no. Ma ci sono altre cose che bisogna, secondo te, imparare per poter fare dei podcast, che oltre al contenuto, perché diamo per scontato che il contenuto è buono, nella forma, ci sono altre cose da tenere in considerazione? Dobbiamo imparare a leggere. Innanzitutto, dice: "Ma l'abbiamo imparato tutti alle scuole elementari". Pensa che a me le suore me le davano anche con la bacchetta se non leggevo bene. Però resta che proprio il rispetto dei segnali di interpunzione viene preso con la stessa leggerezza con cui spesso la gente che ha preso la patente vede i segnali stradali con la macchina. C'è una persona che si firma A, che dice Floriana, ma voleva dire Marileda, e Paolo Balestri al femminile. Ma magari, guarda Paolone, allora, Balestrone è lo zio del voice over italiano e credo anche un po' di quello internazionale. Da a lui devo moltissimo, credo che forse sì, metà della mia natura sia balestrica È su colpa questo. sua, quindi. Sì, soltanto che Paolo è bravo, riesce anche a fare dei video su queste cose. Io riesco a Sì, parlarne sì. solamente in privato con gli amici quando sento Ale, però tecnicamente lui è veramente un mostro di proporzioni epiche. Quindi Paolo. dicevamo, il discorso Sì. della voce, dell'educazione, di altre cose che possono servire, imparare a leggere.
In primis perché, la memoria è già molto labile con il suono. Vedi, prima si parlava del discorso dei podcast video. Problema di base, sia la percezione alla vista delle immagini, sia quelle del suono, mancano di frequenze udibili e visibili. Quindi teoricamente si trovano sullo stesso piano, insieme, dici tu, si completano e ci danno un'attenzione a 360 gradi. Non è esattamente così. La parte delle informazioni video, purtroppo, nella memoria, nel riscontro mnemonico è più importante, e la conferma l'abbiamo avuta con una serie di esperimenti alla PET che sono stati fatti proprio sul cervello umano e sulla memoria dei contenuti. Attenzione, contenuti che poi vengono richiamati nel momento in cui parliamo di contenuti di marketing e di pubblicità, molto utili alle piattaforme e non solo. Cosa accade? La memoria, vocale, sonora, è una memoria emotiva. Laddove ci manca il pezzo della vista, quindi laddove ascoltiamo e basta, la nostra memoria in automatico va ad aggiungerci pezzi. Ce ne aggiunge in continuazione e fa di ogni suono una voce propria. Io inviterei chiunque avesse questo tipo di possibilità, e con i moderni sistemi c'è questa possibilità, di trovare una registrazione di un parente defunto o di un amico defunto. Scusate, mi sembra una cosa molto creepy. La voce delle persone che amiamo è la prima cosa ad andarsene. È proprio una cosa volatile, se ne va. Noi ce la ricorderemo in un modo, andiamo a riprenderla ad 1 anno dalla morte di questa persona, noi diremo: "Ma di chi è questa voce?" Non la riconosciamo. Mentre con il supporto visivo abbiamo la certezza di non poter perdere quel segnale. Ed è uno dei motivi per cui i video podcast vengono spinti talmente tanto dalle piattaforme, perché se tu segui me in video podcast, poi ti prenderai anche l'aggiunta del messaggio pubblicitario. Ma quello funziona ugualmente, perché alcuni studi che leggevo dicono che, per esempio, ci ho fatto anche un TEDx su questo, su uno studio proprio scientifico che dimostra come il nostro cervello lavora di più quando ascolta solo l'audio. Tipo, hanno fatto vedere a delle persone serie TV tipo Game of Thrones, video, solo audio, e le persone, pur dicendo guarda sono molto più colpito sono molto più È un fisicamente trasporto emotivo. perché se tu ascolti solo la voce, poi il tuo cervello costruisce. E quindi che cosa significa? Che le persone si crea più intimità, perché io ti sto parlando nelle cuffie, ti sto parlando nell'orecchio, no? Quindi è una voce amica, che diventa amica molto velocemente. E in questo studio si diceva appunto che le persone si fidano di chi parla nell'orecchio nel tempo e sono più disposte ad acquistare prodotti o servizi che queste persone consigliano. Quindi non lo so se... Ti faccio una domanda: questo Vai. studio che stai citando è pre o post Covid? E sai per quale motivo ti dico questa cosa? Perché dopo i vari lockdown, le chiusure, anche il nostro cervello, per un motivo di sopravvivenza di natura darwiniana, si sta abituando a prendere ciò che gli serve e non ciò da cui è emotivamente trasportato. Molte persone si sono ricredute sul trasporto emotivo nelle relazioni, moltissime persone si sono ricredute sulla scelta lavorativa, moltissime persone si sono improvvisamente tutti dopo il Covid hanno avuto il momento Osho, cioè hanno proprio una visione illuminata della vita, sanno tutto quello che vogliono dal loro futuro. Improvvisamente chi non voleva figli ha cominciato a fare figli, chi voleva figli e poi ha scoperto di non volerli, li ha dati in adozione, non posso dire cose. Però mi auguro che questa cosa, l'influsso sociale sull'elaborazione del suono è fondamentale, perché ricordiamolo sempre, siamo mammiferi in un contesto in continua evoluzione. Scusatemi, mi infervoro, io non ci posso far niente. Vabbè, allora ti leggo questo commento che dice: è vero, la Marileda ha una bella voce profonda di suo, ma porca miseria come riesce a farla danzare con la sua esperienza. Oddio, chi è questo? Danzatrice di Single? voce. Festina Lente, ovviamente un nome di fantasia. E Grazie, ma che bellissimo! danzatrice di voce, quindi. Ah,
Però vedi, perché poi per il resto, ahimè, sono un ippopotamo Disney io, però su quello ecco, tento di farlo bene il più possibile. Ecco, purtroppo la carica emotiva è una delle cose che blocca anche la mia carriera, perché mi piace più parlare di queste cose che mettermi Ma, a fare documentari. Documentari. ma quindi lettura, quindi che cosa possiamo fare per imparare a leggere? In primis, la lettura non è importante soltanto per noi che, diciamo, rientriamo nella categoria di quelli che vogliono fare cose, le vogliono fare bene. Uno può leggere qualsiasi cosa, anche l'elenco del telefono veramente. L'importante è mantenere rispetto di quelli che sono le interpunzioni e anche, perché no, i tempi dettati dalla lingua italiana. In tantissimi di noi non hanno mai visto neanche un vocabolario etimologico. Noi non abbiamo l'altro giorno sul profilo Instagram della ragazza dei cimiteri, almeno 3.000 persone si sono indignate perché lei si faceva chiamare funeral planner. Sì. Mi piace vedere questa indignazione generale di un'Italia che non è in grado di coniugare il congiuntivo, che non ha mai aperto un vocabolario etimologico, che non sa che cosa sia il DOP, che è il dizionario di pronuncia. Là sopra c'è scritto tutto. Non è che c'è bisogno di qualche superpotere per imparare la dizione. Apri il vocabolario, c'è scritto tutto. Se hai imparato a leggere, sai leggere anche in dizione. Quindi tu dicevi leggere in dizione, non leggere No, leggere in interpretare. generale a voce alta, perché serve ad allenarci a superare gli ostacoli dell'interpunzione che spesso si trasformano dal punto di vista della lettura podcast o dell'interpretazione di un podcast o comunque anche della risposta all'interno di un'intervista, un convivio, quello che è, nei famosi ecco, questa sorta di grugniti che sono usualmente sintomatici del fatto che non si sa leggere, perché una persona che non sa parlare non sa leggere. Bella questa cosa, una persona che non sa parlare e non sa leggere. È lo stesso codice, con l'unica differenza che leggendo ad alta voce quel famoso discorso del match che viene fatto, del learning match, non riesco a tradurlo in italiano perché l'ho preso a tutti in lingua straniera, sono 'sti libri benedetti che fanno, e appunto perché uniamo la nostra percezione sonora e quindi del nostro sonoro con la Certo. parte scritta. E allora veramente il match, come nelle app di dating, è al 100%. È un amore che non può non sbocciare. Riuscendo a impuntarsi a farlo 1, 2 ore al giorno, io vi assicuro che non solo parlate meglio, non solo pensate meglio, e in un italiano sicuramente più corretto, ma soprattutto riuscirete a formulare il vostro italiano meglio. È come allenarsi in una corsa ad ostacoli, è come, imparare veramente e passare dalla patente normale a quella per, non lo so, gli stuntman. È la stessa cosa, più vi esercitate. C'era Jimi Hendrix che diceva: "Dopo 10.000 ore di pratica con la chitarra, Sì. chiunque può diventare Jimi Hendrix." La stessa cosa vale per l'utilizzo della voce. E spesso questi muggiti sono anche frutto dell'emotività che è mancanza di esperienza nella frequentazione del suono. Si pensa addirittura che con l'utilizzo delle chat, dei telefonini, ma fosse anche dei messaggi mandati a doppia velocità, perderemo l'utilizzo del suono, come molti di noi hanno perso l'utilizzo della scrittura. Quanti di noi sanno scrivere bene? Io no. No, ho sviluppato una scrittura che è uno stampatello corsivizzato, che è orrendo. Scrivi male, questa è la Sì. verità, Sì, esattamente sì, come sì. me. Io Tipo i me la medici, no? gioco, Scrivo sì, me la uguale. gioco perché sono figlia di medico, per cui spesso e volentieri dico: "Scusate, patrizzato." Ma la verità è che io non scrivo più a mano. Sì, sì, è vero, è vero. Questo è quanto. Scusatemi se son stata prolissa, però ci sono tante cose da dire. Il problema è che in Italia non ho capito per quale motivo nessuno le vuole dire. Mari, ma allora dille tu! Sarebbe bellissimo, ragazzi, però io preparo i miei corsi.
o faccio il lavoro di voice over. Mi occupo anche di copywriting per Telebari e Radio Bari, che insomma, io sono di origine pugliese e qui ci sono nata e ci sono cresciuta. Scrivo anche spettacoli teatrali adesso, mi occupo di scrittura, stesura e realizzazione podcast. La vita è una. Ogni tanto mi piacerebbe anche guardare una cosa in televisione, non so, accarezzare il gatto per un paio di minuti. Hai queste pretese, non lo so se Sono una se è brutta fattibile. persona, guarda, Sì. sono orrenda. Quale altro, visto che ci stiamo avviando verso la conclusione, c'è qualche altro consiglio che vuoi dare dal punto di vista voce e non solo a chi sta iniziando a far podcast o vuole migliorare i podcast? Senti, sì, in realtà ne parlavamo proprio con, tra l'altro, una tua collega di casa editrice, con Rosa Giuffre, che qualche giorno fa mi ha chiesto per i ragazzi che fanno le cose su Instagram dei consigli per l'utilizzo della voce. Una delle cose fondamentali è prendere consapevolezza del proprio movimento. Nel senso che In che senso? quando si studia la danza o si insegna ai bambini, fosse anche all'asilo, la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, esercizi che spesso e volentieri in campo teatrale vengono fatti, ma siccome tutti ora devono studiare dizione perché va di moda e fa fico andare a Milano che conosci la dizione, adesso che tutti quanti fanno gli immigrati, la consapevolezza del proprio suono viene anche dalla consapevolezza del proprio movimento facciale. I muscoli della faccia sono tantissimi. Vi diranno come per le note che sono 7, vi diranno come per le vocali che sono A, E, I, O, U. Fidatevi di quello che vi pare, ma fidatevi anche del fatto che se vi mettete davanti ad uno specchio e cominciate a parlare in questa maniera perché magari vi mancano dei denti, è possibile, vi vergognate di aprire la bocca? Una volta tanto apritela, smarmellate tutto e quindi parlate al mondo utilizzando tutti i muscoli e le espressioni che avete. Sì, lo so, sono diventata orrenda, un mostro, però mi sono espressa in maniera molto più efficace che non parlate del resto del mondo, dite tutto quello che volete. La stessa cosa vale per la gestione diaframmatica. Come si usa sto benedetto diaframma? E come si usa? Spingi, come le donne che devono partorire. Tira fuori quest'anima che hai dentro, dai una dimensione alla tua voce. Se stai tutto gobbo, anche il suono si ingobbisce. Siccome spesso parliamo anche seduti, tirati un attimino su, tira su e vedrai che anche il suono esce in maniera più consapevole. Quindi anche la mattina svegliatevi e cominciate a parlare da soli, o meglio, con voi stessi. Buongiorno. Ah sì, ma è una bellissima giornata. Fate un bel sorriso, oppure dite, guarda, ieri quello che hai fatto non andava fatto. Vai immediatamente a chiedere scusa a tua madre, chiama il tuo fidanzato. È una forma di auto-coaching che fa tanto bene e secondo me anche potrebbe aiutare a spegnere il mondo dei fuffaguru, che sono sempre di più sulla faccia dell'internet. Prendete consapevolezza del vostro suono, anche perché il suono, per il mammifero di base, proprio nell'evoluzione, nasce come forma di caccia e di difesa. Senza un suono efficace, 1, non vi accoppiate. Questo si può dire? Tu demonetizza la Sì. parola. No, questo si può dire, accoppiarsi si può Non dire. vi accoppiate, siete meno assertivi ed efficaci nei colloqui lavorativi. Senza un buon suono, non senza la dizione. Magari ecco, anche il vostro podcast potrebbe avere più successo. Senza un buon suono siete poco credibili a priori della dizione. Quindi prima di andare a vedere la dizione, quindi prima di imparare tutte le pose della danza classica del teatro alla Scala, ecco, magari imparate prima le regole di base della postura. Poi se riuscite a fare pure la spaccata in aria come Heather Parisi, va bene, ma quella ha fatto 70 anni di danza classica, sì. Senti, ma secondo te perché tante persone sottovalutano l'importanza della voce? Cioè il 97,5% delle domande che mi arrivano sul canale sono tutte relative a strumenti. Il microfono, la scheda audio, eccetera, Perché eccetera. non avete letto il libro di Alessandro Mazzù sul fare podcast. Ma infatti
Ma infatti quelli che lo E ti leggono arrivano delle mi cose. dicono quelli che lo leggono mi dicono: "Guarda, il tuo è l'unico libro che tratta l'argomento dove c'è un capitolo sulla voce". Perché è fondamentale, Non no, si perché vede, non chiunque si sente, non c'è. C'è una cosa che non puoi toccare, non è materica. E come tutte paradossalmente puoi toccare un sito internet, perché tu digiti, comunque hai la visione certo. e ti dà una tridimensionalità anche dal punto di vista del personal branding. Dici: "Ma pure una persona la sento per telefono". Nì, perché è talmente malleabile come tipo di strumento la voce, è talmente sensibile anche all'aspetto emotivo. Il sito sta là, la graficast che ti sei fatto fare sta là, il biglietto da visita sta là, la foto che ti sei fatto fare bello e figa da mettere su Instagram sta là, ma la voce ti cambierà giorno per giorno, è influenzata da miliardi di fattori. È bellissima proprio per questo. Nel momento in cui riusciamo a dominarla, dominiamo 3/4 della nostra immagine con chiunque. È una cosa sottovalutatissima, perché un esempio che io faccio spesso è quello che non viene ascoltato di più quello che urla, ma quello che parla bene, con una voce educata, no, quindi, dovrebbe essere una cosa Beh, che il caso tutti Vanna dovrebbero fa Marchi ci insegna anche qualcos'altro, eh. vabbè, a parte quello. Però ha fatto la fine che ha fatto, quindi diciamo che in un podcast o in una riunione anche di lavoro vince quello si fa ascoltare di più quello che parla con una voce, presente, una voce educata, potremmo dire. Però nonostante questo viene sottovalutato perché tutti vogliono il microfono più figo, la scheda audio più Però figa. senti tu, 'sta cosa del microfono più figo oggi ho fatto non è che ho fatto una litigata, tu tutti da fuori, diciamo i neofiti del voice over, e ribadisco il voice over in Italia è arrivato per tutti, perché non sapevano neanche dell'esistenza nel periodo, primo lockdown del Covid, perché improvvisamente tutti hanno deciso di fare voice over. Ordino un microfono, faccio voice over, ma anche gli attori che magari non sapevano niente di microfono. Oggi m'arriva un messaggio, dice: "Guarda, ho visto questo annuncio, 50 € questo microfono". Va bene. Ragazzi, non è il microfono che fa il professionista. Il suono è importante, sì, la tecnica è importante, io sono la prima che rompe le scatole su questa cosa, ma lavorate prima su voi stessi, poi vedete. Allora, Alessandro ha fatto un percorso oggettivamente ideale, l'unicorno dei percorsi. Poi tutti gli altri sono venuti dopo. Avete notato che tutte le starlet di YouTube, di TikTok, i giovani in un range e una scala che va dai 16 ai 25 anni, hanno tutti la stessa voce? L'avete notato questo? C'è proprio una perdita di identità. Perché sì, è importante, tutti gli hanno detto, forse tutti hanno letto i libri di Mazzu in cui Mazzu diceva è importante, però purtroppo c'è stata questa follia di massa per cui hanno cominciato come polli in batteria ad essere prodotti in maniera poco etica anche dalle scuole e sono figli di una produzione poco etica anche di professionisti. Parlano tutti con la anche al doppiaggio. Ormai prima riconoscevi un Amendola da un Giannini. Adesso c'hanno tutti la stessa voce, non li riconosci più. Sono dei dubbers OGM, cioè sono agli steroidi. Bisogna fare dei controlli su queste cose. Scusami, io vado sempre di palo in frasca, però sono No, va bene, va delle bene. riflessioni che ogni tanto vanno anche fatte, perché poi se volete fare i podcast e magari dite: ma la voglio fare con la voce di Luca Ward". Ragazzi, ma non dovete neanche pensarci per l'anticamera del cervello. È come dire io voglio queste altre cose che io non posso ecco, io voglio accoppiarmi con usando il corpo di Alessia Marcuzzi. Ma ragazzi, stiamo facendo tanto di quel macello sulla body positive, sull'accettazione di se stessi, cerchiamo di fare un salto avanti dal punto di vista etico e morale e poi volete il corpo della Marcuzzi e la voce di Luca Ward? Magari Perché? non insieme però, speriamo. È un'idea anche quella, però si tratta anche soltanto avere successo nella vita significa anche trovare la stima in se stessi. Senza la stima in se stessi si possono
commissionare i vari portali tipo Fiverr, eccetera, tutti i doppiaggi che volete, tutte le grafiche fichissime, tutti i personal branding consultant, ma Yeah. se non avete fiducia in voi stessi, la gente se ne accorge. La paura viene fiutata esattamente come il sangue dalle squali. Margherita dice: io ho studiato Ciro Imparato e ho almeno capito il colore della mia voce, blu. E poi dice che io ho la voce gialla perché ovviamente giallo è il mio colore. Su Ciro Imparato io preferirei, perché non è più con noi, se è possibile, skippare. E per Va bene, rispetto va di bene. una persona che ha studiato con lui, però in generale abbiamo parlato di questa cosa dell'allevamento dei polli in batteria. Non sto dando del pollo in batteria a nessuno, ma è quello che è accaduto nel periodo For Color Voices, che è un metodo funzionale, per qualcuno ha funzionato, si sono sentiti più sicuri, qualcuno per cui se funziona, funziona. In generale chi registra un metodo non mi convince mai più di tanto, perché ogni metodo è il missaggio di altri metodi e non ammettere questa cosa in principio è proprio una mancanza di è come dire, io insegno la dizione con il mio metodo. È quella la dizione, che metodo vuoi mettere sopra? La dizione è quella. È come dire, insegno la matematica con i miei numeri. Quali sono? 1, 2, 3, 4, 5 fino all'infinito. Che ti sei inventato? Niente. Scusatemi. Va bene, possiamo skippare questo argomento, però è stato un libro fondamentale quello. Comunque, Per moltissime persone sicuramente. Io sono sì. felice che abbiano trovato una dimensione grazie a quel Ma libro. anche nel mio caso è stato molto utile gli esempi audio, per capire, come diceva Margherita, i colori della voce, e quindi gli esercizi e quindi registrare quello stesso pezzo di testo con voci diverse. E quello mi ha fatto E capire nessuno la modulabilità della voce. nessuno si permette di mettere in dubbio No, no, la certo. professionalità, tra l'altro, come voce, la bellezza della voce di Ciro Imparato. Quindi non Sì. mi permetterò mai e soprattutto per il rispetto di una persona che non c'è. In Certo. generale ho dato il mio punto di vista sui metodi. Ogni tanto spunta qualcuno che registra un metodo nuovo per tutto, per Sì, tutto. questo è vero, è vero. Va bene, allora io direi che se non ci sono altre domande, sono le 10:10, quindi possiamo anche andare in chiusura. Guarda, mi sposto io, grande, così Posso vado a dire chiudere. soltanto una cosa? Che sono a disposizione per tutti anche per consigli privati, Alessandro lo sa, non faccio grandissima distinzione. Vorrei dire prezzi modici, ma in realtà io non chiedo soldi a nessuno perché Ma non faccio lo dire, sennò poi no, ti chiamano tutti. faccio i miei affaracci negli specchisi, però soprattutto, e non è perché faccio differenza fra uomini e donne, però siccome l'alfabetizzazione tecnologica, ahimè, delle donne, soprattutto in Italia nel campo del mi viene del grabbing, mi vengono tutti i termini inglesi perché dell'acquisizione vocale, specialmente dal punto di vista tecnico, ahimè, appannaggio solamente dei maschietti e non perché ci sia del maschilismo in atto, ma perché le ragazze non si applicano. Ti posso assicurare che non si applicano. Non lo so, non entro in questi discorsi. C'è una domanda per te, consigliaci 3 esercizi quotidiani da intraprendere per migliorarci. Immagino la voce. Aspetta, ti rimetto qua. Allora, uno dei primi esercizi quotidiani è quello di provare ad esagerare tutto. Prendete la piena consapevolezza della vostra muscolatura facciale, prima cosa. Seconda, la lettura ad alta voce, anche per smettere di vergognarsi della propria voce, che voi ascoltate attraverso delle cavità craniche, mentre quando l'ascoltate E toraciche, dall'esterno sì. è una cosa che si innesca, che è una cosa chiamata effetto specchio, dove non riconoscete la destra e la sinistra dei vostri suoni. Quindi è importante anche, tra l'altro, registrarsi e riascoltarsi per anche far cascare un pochettino questa vergogna della propria nudità vocale che non fa male a nessuno e soprattutto non può destare scandalo più di tanto. Bene. Allora, io direi che Emanuele non so se è caduto o è andato via. E niente, io direi che è stata una live bellissima, abbiamo affrontato argomento audio, video da più punti di vista, quindi sono veramente molto molto felice di come sia andata, ma non avevo dubbi del resto, avendo invitato voi,
ero sicuro del risultato, quindi, e non lo dico perché siamo qui e quindi dobbiamo essere tutti buoni, no, soprattutto Marileda lo sa che io non sono buono, quindi... Però, detto questo, io niente, vi ringrazio gli ospiti che sono stati squisiti, come si dice, ma anche le persone che hanno interagito, quelli che hanno guardato il video, quelli che guarderanno il video. Aspetta, c'era una chat privata. Ah, ok, è andato via. Va bene. Allora, grazie mille e buonanotte a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.